Ok ragazzi, in realtà sono qui prima del previsto, per cui si inizia adesso, vi tolgo il messaggio, datemi solo un secondino e rimuoviamolo. Buon pomeriggio a tutti, come state? Spero bene. Ciao Sofì, come stai? Tutto a posto? Ditemi un po'. Tutto bien? Tutto bien? Non mi prende Spotify? No, ok, me l'ha preso adesso. Ok, prima di iniziare il gioco vero e proprio volevo fare un breve talk. Stavo un attimo, cioè, scusate se ci ho messo più di tanto del previsto perché in realtà io solitamente starto massimo a 35. Oggi invece ci ho messo più del previsto. Però la cosa che volevo dire è che a quanto pare, ragazzi, mi è arrivata la brutta notizia che il gioco di Tribe 9, il gioco gacha di Tribe 9, avrà la chiusura a fine novembre di quest'anno, per cui non è durato neanche un anno, incredibile, ma nulla. Purtroppo è andata così. Mi spiace perché avevo caricato anche su YouTube la guida dei 100 graffiti, era anche abbastanza divertente, a mio avviso. Ci saranno un sacco di misteri risolti per l'appunto, la storia tutta tranciata. Nulla. Vediamo cosa sarà in grado di fare il team di sviluppo per compensare questa chiusura forzata del servizio del gioco. E boh, speriamo in bene. Vediamo se riusciranno a fare qualcosa di decente oppure se sarà la fine di tutto, eppure in maniera molto trasandata, diciamo. Ok, detto questo, in realtà, come ho detto, la live sarebbe iniziata alle 45, ma sono arrivato prima del previsto, per cui sì. Ci switchiamo un attimo la schermata e 1, 2, 3. Voilà, siamo sul Nintendo Switch. Sulla Nintendo Switch. Sulla mia Switch. Bevo un attimino il mio tè. Perché sì. E voilà. Stiamo per avviare Danganronpa Tripper. Iniziamo benissimo. Trigger e Pievok. Qua come potete vedere ho altri giochini belli che potrei portarvi poi in live, ma non vi spoilerò nulla più di tanto. Vedremo poi in futuro se portare che cosa. Sicuramente dopo il primo vi porterò anche gli altri due perché vorrei portare tutta la trilogia dei Dangan, nonostante io sappia già la storia e non sia in blind run. Però non li ho mai giocati effettivamente io, li ho semplicemente visti come gameplay tanto tempo addietro. So come si svolge il tutto, ma qualche cosa di nuovo sicuramente ritornerà fuori, per cui non è tutto perduto, diciamo. Ok, dato che avevo detto che avremmo iniziato i 45 nel gioco effettivo, intanto andiamo nel menu. Eccoci qua. Voilà, siamo su Danganronpa Trigger e Pievok, che è Danganronpa 1, semplicemente, per chi non lo conoscesse. Allora, come lingua abbiamo il linguaggio, lasciamo inglese, come voci io metterei in giapponese sinceramente perché preferisco il doppiaggio in giapponese. Come opzioni vediamo, dovrebbe andare bene, credo. Se invece sentite gli audio un po' sproporzionati ditemi pure che fixo immediatamente. Ok, direi che va bene così a livello di audio. Ah, è spuntata Sakura. No, adesso. Grazie mille, Crono. Tra l'altro, buon pomeriggio, benvenuto. Come stai? Perché non mi funziona la chat? Perché non mi funziona la chat? What? Wait, non mi funziona la chat? Why? Si è buggata di nuovo la chat, ragazzi. Non ci credo. Ogni volta, un'altra volta. Come stai, Crono? Tutto bene? Ti faccio uno shoutoutino da veloce che prima che me dimentichi. Se non lo seguite, mi raccomando, andate a seguire il canale Chrono the Cat.
che è un bravissimo streamer a mio avviso e se lo merita. Ecco qua, facciamogli una presentazione alla veloce. Non so perché non mi va la chat qua in alto, ma vabbè. È un problema mio? È un problema di OBS? Boh. Proviamo a scrivere un messaggio alla veloce. O un ok. No, ok, va. Sono io che sono problematico. Allora. Sono io che mi faccio 1000 problemi. Ciao, ciao, Sofi. È iniziata la live. Stavo parlando un attimo. In realtà ho iniziato 5 minuti fa. Però pensavo di fare più tardi, quindi ho messo un orario, diciamo, un po' più in grande. Aspettate che fixo. Ciao Crono, come state? Tutto bene, ragazzi? Ma grazie del suono, non dovevi. Ma figurati, lo faccio sempre. A tutti gli streamer. Allora, come difficoltà io direi kind, perché credo che sia la normale. Penso che sia la normale, non ne sono sicuro, però sì. Bene dai, passavo per un saluto, volevo vederti in live almeno una volta. Ma figurati, anzi grazie mille per essere passato per un salutino. Mi fa piacere. Io pure quando riesco passo sempre dalle altre persone. L'unica cosa è che seguo davvero tanta gente, quindi mi è tipo quasi impossibile certe volte di vedermi e devo fare delle scelte per riuscire a passare almeno da chiunque. Ok, stiamo per iniziare il gioco. Non so se avete mai giocato o meno a Danganronpa. Io come ho detto conosco solo la storia in generale. In prima persona non ci ho mai giocato, per cui sarà un gameplay tutto nuovo for me. Ok. Iniziamo bene. Subito con la cattiveria di Monokuma. Ditemi in caso se ci sono gli audio che vanno cambiati, perché purtroppo non ho avuto tempo di settare le cose troppo al meglio. Lala. La lona. La lona? La luna è Saturno. Magari il tuo mic è da alzare. Ah, dici? Aspetta, se no abbasso il volume di gioco. Guarda, perché il microfono io ce l'ho già al massimo in realtà. Forse sono io troppo lontano. Così dovrebbe andare meglio. Comunque grazie per il feedback, Crono. Gentilissimo. Proprio una roba da 2 secondi in pratica. Danganronpa, Trigger Happy Havoc. Eccoci qua. The Massive School Towers. Ok. Come posso dire? Le torri massicce della nostra scuola sono tutte nell'area urbana praticamente. È come se la scuola stesse al centro di un mondo intero. Eccola lì. La Hope Speak Academy, oppure se volete in italiano l'Accademia Picco della Speranza, ma io la lascerei sinceramente in inglese, Hope Speak Academy, perché è comunque il nome dell'accademia. Credo che sia più che giusto lasciarla non tradotta. Che porta gli studenti migliori di ogni campo ad un livello inimmaginabile. È una scuola privilegiata, diciamo, sponsorizzata dal governo. Loro dicono che se vuoi venire qui e diciamo... come si dice graduate in italiano? Diplomarti, sarai praticamente messo a posto per il resto della tua vita. Dopo centinaia di anni di tradizioni, sì, praticamente fa in modo che la forza lavoro qui arrivi al top ogni anno. È stata costruita per portare speranza al futuro della nazione. È per questo che Hopespeak è un nome molto azzeccato. Ci sono 2 cose che devi fare per essere ammesso in questa scuola. Il primo è
essere già... cioè far parte di un'altra scuola superiore. E la seconda, essere il migliore a fare quello che fai. Nessuno studente può iscriversi, è solamente la scuola che ti sceglie, in poche parole. E rimanere qui davanti al cancello di questa scuola degli Ultimate ti rende un Ultimate Student. Ovvero io. Ah, ok, si presenta da solo, per cui questo non ve lo traduco. Ok, il nostro protagonista è Maegi Makoto. Makoto. Gli ho switchato le lettere. Vabbè, l'ho chiamato Maegi Makoto. Ok, iniziamo benissimo. Come potete vedere non sono nulla di speciale, che solamente il tipico studente liceale. Il tipico all'esterno come tipico all'interno. Non ho molto di cui parlare per quanto riguarda i miei voti e le mie abilità speciali, e nemmeno per quanto riguarda la personalità. Voglio dire, sì, ho degli hobby e altre cose del genere, però non è che sia uno psichico o un mutante o qualcosa di particolare. Beh, se vorreste chiedermi qual è la mia canzone preferita o qual è il mio film preferito o la mia serie preferita, cioè, potrebbero tranquillamente essere la cosa più popolare del momento in quel particolare periodo. Beh, mi finisco il tè perché innanzitutto è un po' freddo. L'avevo fatto caldo, adesso mi si è raffreddato tutto perché sono arrivato tardi. Mannaggia a me. Anche fra i più tipici sono completamente nella norma. Cioè, è uno studente normale. Quindi non posso nemmeno di essere il vostro tipico eroe giornaliero. Ecco chi sono io. Comunque, immagino che sempre sia un'ottima cosa introdursi per avere un ottimo inizio. Per cui se devo scegliere un argomento di cui parlare, sono quel tipo di persona che... aspetta, Morgan Go. Non ho idea di che cosa significa, onestamente. Ho letto l'anime, cioè ho visto l'anime. Io dell'1 non ho giocato al gioco. Gango come si traduce? Non ho idea, ragazzi. I have no idea. Honestly. Gang... Oh. Entusiasta. Ah, sono più entusiasta di ascoltare le altre persone. Comprensibile in realtà, una cosa che faccio anche io questa, Makoto. Per cui ti capiamo. Voglio dire, guardatemi, sono completamente ordinario, però sono qui in fronte a questo edificio. Non riesco a credere di essere proprio davanti qui. Mi chiedo come qualcuno come me possa sopravvivere in un posto come questo. Questa presenza overwhelming è tipo troppo forte. Mi sta corrodendo. È tutto ansioso, mi sa, in pratica, di entrare. Scusate, finisco un attimo il tè così almeno siamo concentrati. È successo qualcosa? In che senso, Sophie? In che senso è successo qualcosa? Tutto bene? Mi senti? Mi sentite? No, oh, no, ok, sì, c'è il microfono. In teoria dovreste sentirmi. Sì.
No, non mi state facendo preoccupare. Ma non mi chiedo perché dovrei sentirmi in questo modo. Quello che voglio capire è... Beh, ditemi le preparazioni... Cioè, vi dirò le preparazioni che ho fatto la scorsa notte per essere pronto per oggi. Sto leggendo quello che dice Makoto, semplicemente, Sophie. Allora... L'Opspeak è qualcuno che invita gli studenti solamente che sono i più elite nel loro campo. È un argomento molto popolare ed è andato in thread online, per cui la gente ne parla in continuazione. Per cui per prepararmi riguardo a quegli argomenti sono andato a cercare un paio di thread a riguardo. E tutto quello che ho visto era che si stava parlando di questi Ultimate Students, che erano al di sopra di ogni studente normale. Per esempio, c'è uno studente che è l'Ultimate Pop Sensation. Immagino che lei sia la cantante principale del famoso gruppo pop di tutto il paese. Poi c'è anche l'Ultimate Baseball Star, che non sa parlare. Facciamo sempre gli stessi errori, ma va bene. È stato il battitore più preciso della sua scuola superiore fra i campioni. I team migliori hanno già tutti gli occhi puntati su di lui. E poi c'è l'Ultimate Fashionista. Ultimate non ve lo traduco perché è un po' un termine specifico dei Danganronpa, che è stata presente sulla copertina di un sacco di fashion magazine. Praticamente è la ragazza che tutte vorrebbero essere. Avevano menzionato anche l'Ultimate Biker Gang Leader. È una cosa abbastanza spaventosa il fatto di essere il leader di una gang di motociclisti in Giappone. Le gang dappertutto adorano questo ragazzo. E poi, oltre quello, c'è l'Ultimate Martial Artist. Morto? Come morto? Com'è possibile? Non mi sentite? No, aspettate un attimo. Non mi sentite, ragazzi? È troppo alto? Non capisco, what the fuck? Perché non mi sentite? No, aspettate. No. Ah! Strano che non mi sentiate, però, eh? Abbasso il volume di gioco. Ah, ti si era glitchata la live. Però non so se stessi parlando a vuoto o meno, allora. Come faccio a saperlo? Cavolo. Vabbè, al massimo è andata così. Ci siamo persi il primo la prima mezz'ora. Poi, oltre a quello, ci sono l'Ultimate Martial Artist, l'Ultimate Fanfic Creator, l'Ultimate Gambler. Come stai comunque, Sophie? Tutto bene? L'Ultimate Swimming Pro, l'Ultimate Programmer, l'Ultimate Clairvoyant e qualcun altro. Leggere tutto questo mi ha fatto realizzare quanto fossi inutile, praticamente.
ero insieme al top del paese quando non avevo alcun talento. È come se avessi... Cioè no, mi sono sentito come se fossi stato il piccolo gatto di casa che danzava in mezzo ai leoni. Però c'era qualcosa che non potevo smettere di cui pensare. Ah, ti sei smoncata la live? Cavolo, com'è possibile? Ma non è un mio problema, o sì? No, non credo sia un mio problema. Aspettate un secondo. Fatemi controllare un attimo a sto punto perché l'ultima cosa che vorrei è dover ripartire dover ripartire la live da capo perché non va. In teoria dovreste sentirmi. Sì, sì, ok. Stavo controllando dal telefono perché non vorrei mai che ci siano problemi. Però c'era qualcosa che non potevo smettere di cui pensare. Come potete vedere, ci sono alcuni studenti di cui non sono riuscito a trovare alcuna informazione su di essi, non importa quanto io abbia cercato. E con tutti questi Ultimate Students io sono l'unico senza un talento degno di nota. Però riguardo a questi nuovi studenti, chi è che non sembra apparire da nessuna parte? Potrebbero essere dei studenti nella media come me, senza alcun talento o qualcosa di simile. Quello che stavo pensando era incoraggiante. Voglio dire, lo so di non avere tutta questa personalità, ma oltre questo c'era anche un problema molto maggiore. Come poteva essere possibile che uno studente nella norma come me fosse stato scelto per entrare a far parte degli Ultimate di questa scuola superiore? Voglio dire, deve esserci una ragione. Cioè, mi hanno dato una lettera di accettazione dicendo che avrebbero voluto vedermi. Recentemente abbiamo tenuto una lotteria per selezionare uno studente ordinario per far parte della nostra scuola. Come risultato, sei stato selezionato e ti invitiamo ad essere l'Ultimate Lucky Student. Per dirla in modo semplice, sei stato invitato per pura fortuna. Nonostante tutto, forse dovrei declinare la loro offerta. Però dopo aver sentito il fatto che diplomarsi in questa scuola ti garantisce successo dopo più tardi nella vita, diciamo che non ho potuto dire di no. Makoto. Ma poi, dopo essere stato effettivamente di fronte alla scuola, ho iniziato a sentirmi perso, come se non appartenessi qui. Il che mi ha fatto, diciamo, perdere un po' il mio... come si dice? Non è il saltare i nervi in italiano, perché saltare i nervi si dice per un'altra situazione. Qua è... mi ha fatto perdere la karma, in pratica. Però non posso rimanere qua di fronte al cancello per sempre. Congelato di fronte al posto, pensando fra me e me, ho guardato alla lettera di accettazione che tenevo nella mia mano. Dicevano che il meeting fra tutti gli studenti sarebbe stato nella sala principale del mattino alle 8. Il meeting non sarà per un bel po' di tempo, però forse dovrei entrare.
Già, facciamolo. Così ho raccolto tutta la mia determinazione e ho deciso di andare dentro la scuola. Bostein su Vuva. Chi stai affrontando, Sofie, adesso? Tanto l'ho già fatto un sacco di volte. Per cui ho fatto il primo passo verso la main hall. Ok, scusate per questo primo... Per questa prima parte che è stata un po' strana, però... Yeah. Che è successo qua allo schermo? Perché si è sminchiato? Scusatemi, Mo' vi risolvo tutto. Perché qua c'è del colore che non dovrebbe esserci. Ok. Perdonatemi, ma si deve essere sfanculato il tutto. Questo dovrebbe essere il posto in cui dovrebbe esserci il meeting, giusto? Beh, immagino di essere il primo qui. Ah, Ominous Scar. Di nuovo sei su Scar. Ti servono materiali per qualcuno dei personaggi, presumo. Era un orologio parecchio elegante nell'angolo e diceva che erano le 7:10 del mattino. Il meeting non sarebbe iniziato fin quando non sarebbero state le 8 in punto. Quindi avevo ancora 50 minuti da aspettare. Beh, immagino che abbia senso che nessun altro sia attualmente qui. Per cui sono arrivato troppo presto. Ho un sacco di tempo prima del meeting. Diciamo che rimanere qui ad aspettare senza far nulla non è esattamente la scelta migliore. Potrei dare un'occhiata in giro per la scuola. Forse ci sarà qualcosa che può calmarmi un attimo. Beh, sono l'unico studente qui per adesso, quindi non ci dovrebbe essere alcun problema se io dessi un'occhiata nei paraggi, giusto? Mi aiuterà ad ammazzare un po' il tempo. Beh, per cui ho deciso di intraprendere il primo passo nella Hopspeak Academy. E come primo passo ho iniziato la mia nuova vita scolastica. Almeno questo era quello per cui stavo sperando. Ma che... In quell'istante in cui decisi di fare il primo passo in avanti, la mia vista divenne tutta a spirale, tutta offuscata. Era come se si stesse appannando. Mhm. Il Broski impazzisce. Stava girando, si stava fondendo, continuava a girare e in quel momento tutto divenne oscuro. Ed è così che è iniziato. Ed è anche così che sapevo che la mia vita avrebbe avuto una fine. In quel momento avrei dovuto realizzare che che la ragione per cui ero stato portato all'Hopspeak Academy non era stato perché ero dotato di una fortuna spacciata. Delusione è un modo di dire perfusione, l'ho sentito su un gioco. Sì, immaginavo. Per cui stavo per, diciamo, eh, fare esperienza della vera disperazione. Prologo. Welcome to Despair. Sì, assolutamente, salviamo. Magari sullo slot 1 che dici, Kin, invece che sul coso. Mm? Ok, mi sa che è doppiato qui. Cosa? Dove sono? Mi sono svegliato con la mia testa che stava riposando sopra ad un banco di legno duro e il mio corpo
era pesante. Beh, è molto normale per me, diciamo, addormentarmi nel bel mezzo di una lezione noiosa, però cosa stavo facendo prima di addormentarmi? Questa classe non l'ho mai vista prima d'ora. Ma che cavolo sta succedendo? Ok, siamo nel bel mezzo del gioco, effettivamente. Benvenuto all'Opspeak Academy. Prima vorremmo spiegarti i controlli basici. Ok, puoi usare il left stick. Cioè, poi A. Ok. Ah, con il right stick posso... Così posso spostare il puntatore. Così addrizzo la visuale. E con A premo sugli oggetti semplicemente, ok. Comandi molto semplici, direi. Qua c'è una telecamera. È una telecamera di sorveglianza? In che mondo pericoloso viviamo se devono prevenire il fatto che ci siano degli stramboidi che le utilizzano? Inizio rinascita o no? Che posso sbloccarla ora. So che le ali si prendono lì. Sì, se puoi iniziare rinascita ti conviene iniziarla. Soprattutto se hai finito la storia principale. Questo è il tavolo su cui mi sono addormentato. Posso ancora vedere una linea di... Drool dovrebbe essere, credo, bava. L'ho lasciato lì. Mi immagino che dovrò pulirla poi dopo. Ehi, ma che cosa c'è sul tavolo? Una guida di orientamento? Beh, sembra qualcosa di alquanto economico. E c'è anche qualcosa scritto sopra di essa. Il prossimo semestre sta per iniziare. A partire da oggi, questa scuola sarà il tuo mondo intero. Ma che cosa... Dovrebbe essere una sorta di scherzo? Non lo so, caro Makoto. Dimmelo tu, caro. Cavolo, non riesco a credere che siano già le 8 del mattino. E dire che erano a malapena le 7 quando ero arrivato qui. O davvero... È già davvero passata un'ora da allora? Sembrerebbe di sì, Makoto. Cioè, non vorrei dirtelo, però... Se ti sei addormentato, ci sarà un motivo. Ma che cosa... In ogni classe normale dovrebbe esserci una finestra qui. Ma perché ci sono delle placche di metallo con dei chiodi? E se ci provassi a bussare? Sì, è sicuramente metallo. Spesso, troppo solido. Però non è quello che importa qui. Cosa ancora più importante, perché ci sono delle placche di metallo al posto delle finestre? Ok. Vediamo un po' quello che potrebbe essere accaduto. Ora dell'esplorazione. Mi deprimo mentalmente. No, non deprimerti, Sofì. Ok. Allora. Sono svenuto nella sala principale e qualcuno mi ha portato qui? Se dovesse essere vero, significherebbe che questa classe è all'interno dell'Opspeak. Ma se dovesse essere vero, questo farebbe salire altre domande. È tutto davvero così strano? Voglio dire, questi pezzi di metallo che coprono le finestre, è come se fossi in una prigione o qualcosa di simile. Nulla di tutto questo ha senso. Immagino che dovrei tornare nella sala principale. È già passata l'ora del meeting, per cui dovrebbero esserci già gli altri studenti. Ok, possiamo lasciare la classroom con la B, però prima voglio vedere se c'è altro. Ah, qua c'è la porta. Vuoi lasciare l'area? Sì. Cavolo. Questo corridoio
È molto strano. Tutta questa storia diventa strana di secondo in secondo. Onestamente non ho la più pallida idea di che cosa stia succedendo. Per ora forse è meglio ritornare alla sala principale. Ok, usiamo il left stick per muoverci e il B per correre. E X per far vedere la mappa. Ok. Con X vediamo la mappa, perfetto. Scusate un secondo. Scusatemi, rieccomi. Mi aprono la porta a caso. Ok, volevo... non mi ricordo cosa stessi dicendo, ma... ricordo. Allora, abbiamo detto che con il left stick ci giriamo, cioè ci muoviamo. Con right invece ci spostiamo la visuale. Con B corriamo. Guardate. Non sono così scomodi i comandi in realtà. Questa dovrebbe essere l'uscita di emergenza, per cui... addentriamoci. E nel frattempo che tornai nella main hall, tutti quanti erano già lì. Ah, ok, mi sa che qua è una scena doppiata, per cui non la tradurremo. Eh già, sono tutti gli studenti. È il primo giorno in compagnia di tutti. Mi sa. Siamo in 15. Eh già, sono in 15, sembrerebbe. Io lo so già perché la storia la conosco, non ho giocato il gioco, ma per il resto conosco tutto. Le robe. Dovrei essere di fronte agli Ultimate Students. Quelli che sono stati scelti dalla scuola. Ho guardato in giro e sembrerebbero essere tutti qui. Per cui stavo guardando i loro volti uno alla volta. 3500 metri per arrivare a Rinascita, madò. Forse era solo la mia immaginazione, ma immagino che... cioè, giurerei che posso sentire una sorta di aura provenire da ognuno di loro. Di aura. Ah, spawn. Come va? Il mio nome è Makoto Naegi. Scusate per il ritardo, ma è successo un sacco di roba. E all'improvviso... beh, mi sono addormentato. C'è un personaggio che amo nel tuo gioco. Ah, davvero? Chi? Cosa? Anche tu? Le cose sembrerebbero essere più curiose e ancora più curiose. È così strano. Cioè, mi sembrerebbe di aver visto che ci sia un'ombra dietro tutto questo. Perché è una situazione parecchio strana. Lei, la seconda ragazza. Ah, Celeste. Che adesso la conosciamo. Li conosciamo uno ad uno. Ma di che cosa stai parlando? Sinceramente, non ho idea di che cosa stia succedendo adesso. Aspetta un momento. C'è qualcosa che prima dobbiamo confermare. Makoto, il tuo ritardo è inaccettabile. Eri sicuro? Che... cioè, ero sicuro che sapessi che il meeting sarebbe iniziato alle 8 del mattino. Per essere in ritardo il tuo primo giorno è veramente inaccettabile. Dovrò riportarti. E dovrai sicuramente essere punito per questo.
Qual è il tuo problema? Sono sicuro che... Cioè, sono sicura che non voleva fare ritardo. Cioè, non volesse fare ritardo. Sì, non ne ha avuto mica il controllo. Ragazzi, calmatevi. Perché prima non ci introduciamo l'un l'altro? Ma che cavolo. Non c'è tempo per le introduzioni. Beh, forse potrebbe essere un ottimo inizio per sapere in quali problemi ci siamo cacciati. Voglio dire, come dovremmo chiamarci l'un l'altro se nemmeno conosciamo i nostri nomi a vicenda? Beh, è un ottimo punto. Ok, per cui potremmo iniziare le introduzioni. E poi potremmo spostarci su un altro punto. Che ne pensate? Gente spawnate, mi sento sola. Beep. Ciao Gamma, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Mi sento totalmente perso. Ma immagino che per ora la cosa migliore sia concentrarsi sul conoscerci a vicenda. Stavo spawnando prima che tu lo dicessi, ma è successa la pubblicità. LOL. Come stai, Gamma? Tutto bene? Per cui immagino che questa sia un'ottima opportunità per introdursi. Tutto bene, ora è iniziata la side quest divertente. Ah, dai, buono. Ho già guardato tutti quanti sul thread dell'Op Speed Academy presente online, però ancora non ho la minima idea di che tipo di persone possano davvero essere. Immagino che sia giunta l'ora di scoprirlo. Beh, inizierò a parlare a queste 5 persone qui davanti. Ok, per parlare agli studenti premi A e... ogni conversazione importante per la storia, per cui tienine conto. Mi hanno dato per l'anniversario di Discord 7 giorni di nitro gratis, quindi ora ho una settimana in più per entrare in server possibili. Nice! Mi fa piacere, dai. Iniziamo, direi, da... da Kiyotaka. Facciamo questo ordine qua. Ok. Ciao Miss, buon pomeriggio, benvenuta. Come stai? Tutto bene? Ok. Io sono Kiyotaka Ishimaru. Credo nella semplicità. Beh, lavoriamo insieme per un'ottima educazione. Come stai, Miss? Tutto bene? Per me pure la notizia mi ha fatto piegare e non l'ho preso. E niente. Quindi lui è Kiyotaka. Beh, da quello che ho letto riguardo di lui sul thread... è entrato a far parte di una famosa scuola privata. E ha continuato a vincere medaglie d'onore ogni anno. Praticamente è uno studente, nello studente d'onore di quella scuola. È conosciuto anche per il lavoro che ha fatto nel comitato morale pubblico. In questa crociata educazionale. Pipe down G. No, ma come no, miss? Dicono che rispetti le regole sopra ogni altra cosa. E per questo si è guadagnato il titolo di Ultimate Moral Compass. Comunque puoi chiamarmi Taka. Hai detto che il tuo nome è Makoto Naegi, giusto? Beh, è un ottimo nome. Un nome molto forte. Dovresti ringraziare i tuoi parenti, cioè i tuoi parenti, i tuoi genitori per averti dato un nome così eccellente. E per tener fede al tuo nome non puoi perderne l'importanza. Devi essere devoto a loro ogni singolo giorno. La vita ha bisogno che tu... cioè, hai bisogno di impiegarne tutto te stesso nella vita. Hai capito? Non è vero?
questo tizio è parecchio annoying in italiano, non è noioso, come cavolo si dice? È un rompiscatole, diciamo. Ve lo traduco così, ma lo so che non è seccante, sì, grazie Gamma, non mi veniva il termine. Fastidioso, perfetto, fastidioso volevo dire. Andiamo con Toko. Non che ti ricorderai il mio nome in qualunque caso, però io sono Toko Fukawa. L'Ultimate Writing Prodigy. Sì, lei ha scritto una novel dove quando aveva 10 anni e tutti quanti ne hanno iniziato a parlare e per cui l'è stata inserita nella sua carriera letterale, cioè letteraria. E tipo 2 anni fa ha rilasciato Soul Lingers the Ocean, una storia d'amore dove viene decretata essere il suo capolavoro. Quel libro è è stato così popolare fra le donne che aspetta, che quei pescatori hanno raggiunto il top di ogni altro sondaggio fra gli hottest men, che immagino che intenda dire per gli uomini più fighi, belli e... Avete capito, dai. A discapito della sua età, ha vinto un sacco di premi letterari. E fra tutti i suoi libri, cioè, ci sono un sacco di bestseller divenuti in breve tempo, divenuti tali in breve tempo. Per questo è conosciuta anche come l'Ultimate Writing Prodigy. Beh, quale altra autrice così giovane e talentuosa potrebbe essere? Beh, immagino che Lovey Type. Lovey Type penso intenda a livello di... Come si dice? Di genere di libri? Forse? Per scrivere? Ah no, ok, ho capito, non stavo leggendo la parte dopo. Immaginavo che sarebbe stata una persona piuttosto amorevole con tutte quelle... quei romance scritti. Sì, ok. Non è molto carino fissare, lo sai? Smettila di guardarmi come se fossi una sorta di creatura disgustosa. Creatura disgustosa? No, stavo solo... Lo so che cosa stavi solamente facendo. Stavi per dire che non avevi mai visto una donna così brutta in tutta la tua vita. E così pensavi che fosse una cosa divertente. No, non lo stavo assolutamente pensando. Smettila di mentirmi. Lo so che è vero. O altrimenti non mi guarderesti in questa maniera. Beh. Comunque, non che mi interessi più di tanto. Ci sono abituata. Wow. Parliamo proprio di un complesso di inferiorità. Immagino che sia di gran lunga una cosa comune fra un autore di successo. Beh, non fra tutti. Ad esempio anch'io ho un complesso di inferiorità. Non quanto quello di Toko, però posso comprendere. Parliamo con Sayaka. Ciao, sono Sayaka Maisono. Spero di riuscire a conoscerti meglio. Ultimate Pops Station. Sayaka Maisono. Il modo in cui si muove è... Oddio, mesmerizing, che caspio vuol dire? Non lo dire. È parecchio positivo. E il suo odore... Cioè... Pleasant scent.
Io Prob ce l'ho bello grosso il complex. Comprensibilissimo, gamma. È fuori posto, praticamente. Sayaka Maisono. Quando ho visto il suo nome in quel thread online, francamente, ero piuttosto sorpreso. Beh, fa parte di un gruppo pop famoso in tutto il paese. Infatti, lei è la loro cantante principale. Lo so che non è proprio corretto, però non ho la più pallida idea di che cosa voglia dire quel termine. Cioè, la storia di Danganronpa la so, quindi in linea di massima, traduzioni grezze proprio le saprei fare. Cioè, saprei dare il contesto, ma non saprei dire il termine giusto. So che c'è una patch in italiano, però... Ah, è veramente affascinante. Ah, ok, sì, sì. Però, onestamente, da Switch non ho non ho la più pallida idea di come si installi. E non vorrei modificarla per fare questa roba. E due, molto semplicemente... Alla fin fine giochiamo il gioco com'è. Non è un grosso problema. Come l'Ultimate Pop Sensation. Non ce la posso fare. E parecchio in voga in TV e nei magazine. È un sideloaded che prob vuol dire che dovresti moddarla. Vabbè, caso peggiore traduco quando possibile. Vabbè, grazie mille, Gabba, in caso. Però sì, per la maggior parte comunque la conosco la storia di Danganronpa, quindi al massimo se proprio è facciamo le dovute correzioni, anche voi in chat, non vi fate problemi, non succede nulla, al massimo. Fatemi giusto vedere una cosa. Ah no, ok, l'ho messi là. Questo l'ho tradotto. Ma attualmente non è l'unica ragione per cui ero sorpreso di scoprire che avrebbe fatto parte di questa scuola. Sono sicuro che lei non si ricordi, ma... Beh, non importa. Non... Però... Non importa quanto provi a non notarlo, ma... È molto bella. Quasi come se fosse una bambola o qualcosa di simile. Cioè, a prescindere da come la vedi. Sì, esatto. Non sono una bambola, lo sai? Sono viva. Mi hai sentito? Sono una sensitiva. Eh? Sto scherzando. Semplicemente un'ottima intuizione. È parecchio... Sharp è tipo percettiva. Cioè, o intuitiva. Se vogliamo tornare sulla stessa cosa che ho detto 2 secondi fa. E come? Per caso... Che cosa? Ah, deve essere così, ne sono sicura. Ehi, Makoto, per caso... E che cavolo, ragazzi. Per quanto ancora volete sprecare il nostro tempo con questi chiacchierii, inventiamoci termini così un po' a cazzum. Scusa, mi sono lasciata trasportare, immagino. Sì, è una tipa arguta, esatto. Grazie, Gamma. Sì, più acuta. Oh mio Dio, Gamma, mi hai fatto... Con questa cosa mi hai fatto pensare una roba. Non so come... Non so come ho pensato a questa cosa. Perché Sharp... Jude Sharp di Nazuma Eleven, il suo clone italiano, Giulio Acuto. Mio Dio, mi hai fatto pensare a sta cosa. Cazzo, quanto ha senso. Non so se ce l'abbiate presente. Si sono sforzati un sacco. Hai scoperto. Esatto. Aspetta, self-introduction. Cioè, le introduzioni solo semplicemente per...
Oddio, self-introduction, che cacchio... Cioè, le introduzioni di base sono semplicemente per introdurvi, non per fare i chiacchieri tra amichetti, diciamo così, dai. O un po' memiamola. Autointroduzione. Sì, è un po' difficile da tradurre però, effettivamente, perché self-introductions... You're right, cioè, hai ragione. Sì, perché sarebbe effettivamente autointroduzione, però non credo che esista autointroduzione in italiano come termine. Non so se mi sbaglio o meno. Correggetemi in caso. Scusami, Makoto. Immagino che potremmo parlarne più tardi. Sembrerebbe che Sayaka abbia qualcosa di davvero importante da dirmi. Ma non è che non ci rivedremo l'un l'altro. Per cui, come ha detto, possiamo parlarne tranquillamente più tardi. Ah, esiste? Ah, ok, allora è autointroduzione. Perfetto. Non avrei dovuto ascoltare il mio istinto, se no l'avrei tradotto in autointroduzione. Yo! Il mio nome è Leon Kuwata. Come va? Leon Kuwata, Ultimate Baseball Star. Riconosco quel nome. Ha giocato nel campionato nazionale delle scuole superiori come il battitore più preciso all'Ultimate Baseball Star. È un atleta superbo. Tu? Seriamente? Eh? Che cosa c'è che non va? Nulla, semplicemente sono sorpreso. Pensavo che essere l'Ultimate Baseball Star è tutto. Cioè, aspetta. Ti aspettavi tipo un ragazzo con la testa rasata? Con la testa rasata? No, mi aspettavo qualcosa di più... sai? Di un look tradizionale sportivo da giocatore di baseball. Voglio dire, quando avevo trovato quell'articolo ho visto una foto di te online ed era così che eri fatto. Cosa? Amico, hai trovato quella foto di me di quando giocavo a baseball? Seriamente, odio quell'immagine. È davvero non figo. È così non figo. Decisamente. Sono ultra super mega imbarazzato adesso. Non avevo altra scelta, d'accordo. Rasare la tua testa in quella maniera fa parte delle regole del campionato nazionale. Tipicamente io lo chiamo battitore designato in italiano. Clean up hitter è complicato da spiegare. Ah, ok. Più che altro, non essendo esperto di baseball, non sapevo... Immaginavo che hitter fosse battitore, però non sapevo quale ruolo nello specifico avesse. Comunque, grazie per la spiegazione. Cazzo, ma io ho sbagliato a... qua a regolare la chat, merda, scusatemi. L'ho regolata malissimo. Sorry. Non avevo visto, è ancora fatta male. Cavolo, perdonatemi ragazzi. È stato prima quando non funzionava che si è riavviata e ho provato a spostarla per vedere se funzionasse. E il corrispettivo in America è il Designed Batter, battitore designato dell'MLB. Grazie mille, Gamma. Ok, questo l'ho già letto, però sì, no, mi pare di averlo letto. Però adesso mi rifiuto di tagliarmi i capelli. E non ho intenzione nemmeno di farli tornare al colore originale. Potrei essere totalmente onesto con te. Il baseball non mi piace, nemmeno un po'. Non vorrei nemmeno tornare a fare una singola pratica. Cioè, non ho mai fatto una singola pratica. Cioè, non ho... Aspetta, no. Non ho praticato mai neanche un po'.
Mhm. Go Brewers, by the way. Yeah, yeah. Non ha mai fatto pratica ed è comunque il giocatore di punta del team. Deve essere una sorta di prodigio. Cioè sì, non è mai andato agli allenamenti. Scusate, oggi sono un po' on fire per i motivi sbagliati, però. E per questo mi hanno accettato così in fretta qui. Io vorrei lasciarlo il baseball. Ho il mio sogno da portare avanti per il futuro. Hai un sogno da portare avanti in futuro? No, non voglio fare in automatico, ho sbagliato. Beh, la mia unica via di vita è entrare a far parte del mondo della musica. Riesci a sentire che razza di aura da star che sto emanando, non è vero? Sarò un cantante. Tutto quello che dovrò fare sarà scrivere canzoni e imparare un po' la chitarra. Ah no. Ah no, aspettate. Quello che avrò bisogno di fare sarà cercare uno scrittore e un chitarrista. E poi sarà tutto pronto. Sì, un cantautore e un chitarrista. Mi sono corretto dopo, l'ho letta male. Ultimamente sto perdendo colpi, ragazzi. Questa è la nuova versione di me che mi permetterà di seguire il mio sogno. Tipo super figo a livelli massimi. Non riesco a credere quello che sto sentendo. Non avrei mai immaginato di sentire qualcuno come lui a partire da da una baseball star. Cioè, un discorso del genere da una baseball star, no? Parliamo con Ifumi. Mhm. Sì, sì. Io sono Ifumi Yamada. Puoi chiamarmi come vuoi. Anche con il mio nickname, l'Alfa e l'Omega. Non mi dispiacerebbe. Ifumi Yamada, l'Ultimate Fanfic Creator. Comunque, conosci il mondo dell'arte 2D? Il mondo del 2D? Beh, in quel mondo io sono conosciuto come... aspetta, I am not supremely well regarded. Sono conosciuto come l'Ultimate Fanfic Creator. Ho venduto 10.000 copie del mio fan comic ad un festival scolastico. E quell'evento è passato ad essere leggenda. Sì, ha una fama parecchio alta, i fumi. Alcuni di loro non capiscono, ovviamente. Però... Tainted che cos'era? Oh mio Dio. Cioè, sto più qui a tradurre che a giocare, praticamente, mi sa, ragazzi. Ultimamente faccio veramente cacare. Dovrei fare un po' di ripassino in inglese. Corrotto? Ah, contaminato. Alcuni di loro non capiscono, per cui... hanno corrotto l'evento. Come possono essere così stupidi? Beh, non c'è nulla di male riguardo loro. Però aver venduto 10.000 copie... Cioè no, è totalmente il contrario. Beh, mal per loro. Ma aver venduto 10.000 copie è un obiettivo molto importante. Cioè un traguardo parecchio importante. No, no, non svenuto. È tainted, non fainted. Quelle parole di quegli idioti non significano nulla per me. Io sono come Van Gogh. Semplicemente non sono stato apprezzato al mio tempo. Sono come un soldato. Servo la notte e di giorno distruggo tutte le preoccupazioni mentali riguardo alle fanfiction. Sono sicuro che vorrai vedere i miei lavori
Mister Naegi. E soprattutto ne comprenderai l'importanza immediatamente. Il mio lavoro... Cioè, adesso ho fatto una vocina che non è dai fumi, ma va bene. Il mio lavoro è pieno di significati profondi. Che tipo di significati profondi? Beh, semplicemente riguarda cioè i bisogni basici. Non credo di aver compreso. Ok, ora tocca a queste 5 persone qua davanti. Sgomina tutti gli irrazionali preconcetti sulle fanfiction. Optional, dirlo con tono da istituto luce. Ok. Allora, iniziamo da Aoi. Fra l'altro ditemi se l'audio di gioco dovrei abbassare le host e alzare le voci o se va bene così, perché non ho idea se effettivamente si sentano più bassi i personaggi o se si sentano più alte le host dalla live. Se riuscite a darmi un feedback. Ciao, sono Aoi Asaina, però gli amici mi chiamano solamente Ina. Come va? L'Ultimate Swinging Pro, Aoi Asaina. Aoi Asaina ha rotto un sacco di record in tutte le competizioni dall'inizio delle scuole elementari. È stata scelta come cadetta olimpionica e senza ombra di dubbio lei è l'Ultimate Swinging Pro. La combinazione delle sue abilità, apparenza e proporzioni sono state parecchio discusse online. Qual era già il tuo nome? Scusa, me ne sono totalmente dimenticata. Makoto Naegi. Oh, già, giusto, era qualcosa del genere. No, non qualcosa del genere. Era quello. Sì, sì, ho capito. Ecco qua. Me lo martellerò in testa proprio in questo momento. Makoto Naegi. Makoto Naegi. Stava continuando a ripetere il mio nome e stava muovendo le sue dita sul suo palmo della mano per scriverselo in qualche maniera. Spero non intendano le 3 dimensioni, ma conoscendo Danganronpa probabilmente intendono quello. Non so se lo sapete, è un piccolo trivia. È una roba giapponese che fanno per memorizzarsi le parole. Prendono un ditino se segnano le cose sul palmo della mano. Molto semplicemente. Per chi non capisse questa cosa di Aoi. Che cosa stai facendo? Sì, infatti ve lo spiego adesso. Non lo sai? Se vuoi ricordarti il nome di qualcuno, devi scrivertelo 3 volte sul palmo della tua mano. Le proporzioni del corpo che girano online e palesemente le 3 dimensioni che girano in qualche meandro di Twitch. E vabbè. Vabbè, gamba. Non ne avevo mai sentito parlare prima d'ora. Comunque, com'è che dovrei fare lo spelling del tuo cognome? Puoi farlo esattamente come suona. Non Twitch, don't worry. Ah, non è Twitch? Pensavo intendessi Twitch. Perché Twitch, pensavo intendessi quello. È praticamente 4chan prima di 4chan ma giapponese. Ah, ok. Non conosco. Beh, non ho idea. Immagino che lo scoprirò più avanti quando lo scriverò. Comunque, piacere di conoscerti. Certo, il piacere è mio. Beh, una cosa che ho imparato è che è facile andarci d'accordo con tutta quell'energia che tira fuori. Ed ecco qua il mio personaggio preferito di Danganronpa, almeno del primo. La cara Chihiro.
E sottolineerei la cara Ciro. Non voglio fare spoiler, però. Mhm. Ciao, piacere di conoscerti. Sono Chihiro Fujisaki, l'Ultimate programmatrice. Scusami, ma mi imbarazzo facilmente quando devo introdurmi in questa maniera. Comunque, spero di poter andare d'accordo. Sono della stessa opinione. Piacere di conoscerti. Tucci, Tu Channel, Ni Channeru. Ah, ok. Grazie per la spiegazione. Ah? Forse è solamente la mia immaginazione, ma ci siamo già incontrati da qualche parte? Non credo. Questa è la prima volta che ci incontriamo. Per cui è per questo che ti ho detto piacere di conoscerti. Oh già, hai ragione. Perdonami. Non devi scusarti per questo. Oh già. Chihiro Fusisaki è conosciuta come da tutti per essere l'ultimate programmatrice. Cutting Edge attualmente non mi viene in mente, ma ok. Ha creato un sacco di programmi, potremmo dire, molto importanti. E anche molto timida. Tipo... È per questo che ha un sacco di legioni di fan. Tradotto molto grezzamente per andare avanti. Per favore, ascoltami. Mi dispiace. Così tanto. Perché ti stai scusando di nuovo? Beh, ecco, sembri arrabbiato. Devi esserti arrabbiato con me, non è vero? No, assolutamente no. Semplicemente ero perso nei miei pensieri. Eri perso nei tuoi pensieri? Sì, non ho nulla a che vedere con me essere arrabbiato con te o qualcosa del genere. Ah, meno male. Ero spaventata per il fatto che non ti piacessi. Sono così felice. È carina che Ciro. Inizio a capire perché i suoi fan sono così fissati con lei. Ok. Yoko Kirigiri. Citazione a Rosso di Pokémon. Potrei chiederti il tuo nome? Il mio nome è Kyoko Kirigiri. Ultimate 3 punti interrogativi. Devo prendere un'altra strada. Bra. Rip. È parecchio taciturna, ma sai, il suo nome non l'ho visto da nessuna parte all'interno del thread dell'Upspeak Academy. E da quello che ho visto ci sono degli studenti come me. Una che non aveva né un'identità né tantomeno una presenza. Potrebbe essere questa ragazza una di loro? Cioè, questa ragazza potrebbe essere una di loro? Ho fatto un'interrogativa sbagliata. Cosa fai in questa scuola? Che cosa dovrebbe significare? Cioè, intendevo dire, sei stata invitata qui, giusto? Per cui dovresti essere anche tu un Ultimate, vero? Per cui, che genere di Ultimate sei? E perché dovrei dirtelo? Eh? Beh, immagino che tu non sia obbligata a dirmelo. No, non devo dirtelo, per cui non lo farò. Non c'è nulla riguardo a lei online, per cui immagino che sia stata impresa come me, però
La sua faccia è come se fosse una maschera di ferro. Beh, se non vuole dirmi nulla, non c'è alcun motivo per cui chiederlo. Per cui chiederglielo. Junko Enoshima, la fashionista. Ciao, sono Junko Enoshima. Affascinante, ne sono sicura. L'ultimate fashionista, Junko Enoshima. Tutti quanti la riconoscerebbero. No ragazzi, qua ve lo dico, Red Ribbon del 4 aprile, secondo me è una referenza a Dragon Ball palese. È una referenza a Dragon Ball Red Ribbon. Ha parecchio fascino e presenza più di ogni altra ragazza nel paese. Anche perché è l'ultimate fashionista. Si vede in copertina di un sacco di magazine, però... Immagino che... non ricordi molto... come in realtà. Ah? Ah, stai dicendo che le mie foto di copertina sono spazzatura? Beh, ovviamente. Sono tutte photoshoppate. Photoshoppate? Beh, sai, editate un po' di qua e là. Con il computer e tutta quella roba lì, no? Ah, per cui non sono vere. E dai, non esserne così sorpreso. Mi rendi... Cioè... Mi stai facendo tutta... cioè, mi stai rendendo tutta depressa. È totalmente normale che in questi giorni utilizzare Photoshop per le foto di copertina. Se ne sei così sorpreso... Perché non provi a cercare qualche diva pericolosa fra di noi? Aspetta, fanno gli occhi così grandi, come se fossero... No, aspetta, no. Devo svegliarmi un attimino qua che mi sono perso. Fanno gli occhi super grossi. Hanno la pelle così che sembrerebbe essere fatta di ceramica e porcellana. Oh. Per cui un sacco di sogni stanno per essere distrutti oggi. Sembrerebbe Makoto. Addio sogni per i fan di Junko. Il mio nome è Mondo Wada. Piacere di conoscerti in qualche modo. Un po' scazzato. Ultimate Biker Gang Leader. Mondo Wada, eh? Quindi questo significa che è il leader attuale della più grande gang di motociclisti in Giappone. E guadagnato il rispetto da tutte le gang del suo paese. Per questo è l'Ultimate Biker Gang Leader. Piacere di conoscerti. Sì. Immagino che dovrei fare attenzione a restare vicino a lui. Una parola sbagliata e potrei vedere il fondo dell'oceano. Questi sono gli ultimi 4. Ok, iniziamo da Sakura Ogami. Sono Sakura Ogami, l'Ultimate Martial Artist. Oh cavolo, stavo quasi per chiederle se fosse un uomo. In un giorni come questi, probabilmente averlo detto in una maniera così forte mi avrebbe fatto diventare carne da macello. Ma ora che ricordo, lei ha fatto parte delle competizioni di un torneo in America e ha vinto.
nonostante fosse una ragazza. Lei è l'Ultimate Martial Artist. Ha combattuto più di 400 match e non ne ha perso nemmeno uno. E nel thread si dice molto di più riguardo di lei. Viene chiamata Ogre. Anche perché è la più vicina ai suoi parenti tra i Guinness dei primati. Qualsiasi studente che fa parte dell'Opspeak Academy che sta leggendo, lasciate che vi avvisi in questo momento. Se valutate la vostra vita, evitatela ad ogni costo. Restare di fronte a lei in questo momento non credo che sia un'esagerazione riguardo ciò. Ehi tu. Sì? Mi sono sconcentrato senza nemmeno averlo realizzato. Non appena iniziato a dare un'occhiata al mio corpo. Ma che cosa stai... Qualità muscolare. E la qualità... La qualità muscolare e la quantità sono giuste per quelle di un totalmente studente ordinario per le scuole superiori. Che peccato. A quanto pare tu non sei un partner degno del mio allenamento. Beh, non che sia una grande perdita per me. Byakuya Togami. Il mio nome è Byakuya Togami. Ultimate Affluent Progeny. Piacere di conoscerti. Beh, è stata l'introduzione più veloce che abbia mai sentito. Ma non credo che ci si possa far molto a riguardo. Anche fra gli Ultimate Student lui è parecchio speciale. Byakuya Togami. Da quello che appare la sua famiglia è un conglomerato di finanzie molto enormi. Ha già iniziato ad avere il suo business di managing operativo da poco e ha un sacco di personale. Il suo titolo di Ultimate Affluent Progeny è completamente accurato. E la definizione di eccezionale. Che succede, Sophie? Quello che ho imparato riguardo di lui è questo, in pratica, sul thread che c'era online. Abbiamo finito con le introduzioni, no? Per quanto ancora hai intenzione di rimanere qua davanti ai miei piedi? Vattene. Mi ammalo solamente a guardarti. La Suara mi sta dicendo: tu ed io non saremo mai sullo stesso livello. È come se fosse un re in allenamento. Hai quasi 1 migliaio di astrite. Beh, dai, buono. Sei quasi ad una multi. Ok. Io sono Yasuhiro Gakure. Tiro per fare in breve. Prenditela comoda, no? Lo so che lo farai. Yasuhiro Gakure, l'Ultimate Clairvoyant. Yasuhiro Gakure, conosciuto come Supernova nella community degli psichici. Il trend parla di lui come l'Ultimate Clairvoyant. Onestamente non ne capisco molto di tutta quella roba della lettura della fortuna. Ma ovviamente è al di fuori delle mie possibilità. Però mi chiedo se ci sia del fondo di verità riguardo adesso. Ah, ok, mi arrendo. Che succede? L'ho visto. Ho guardato. E sinceramente l'ho visto. Visto cosa? Un angelo guardiano che sta
inseguendo un Bigfoot. Con una... con un pesce volante nella sua bocca. E quell'angelo guardiano è il tuo angelo guardiano. Nah, sto giusto scherzando. Ma hey, che ne dici di prenderci un po' di tempo e andare nella civilizzazione di Lemuria? Eh? Noi non possiamo bere. Siamo alle superiori. Oh, attualmente ho 21 anni, per cui sono stato bocciato un paio di volte. Beh, è una lunga storia. Un paio di volte? Beh, scommetto che è una lunga storia. Povero Yasuhiro. Ed ecco qua la tua preferita, Sophie. Ce la siamo tenute per ultima, praticamente. Ce la siamo tenuti per ultima. Immagino che non ci siamo ancora introdotti. Io sono Celestia Ladenberg, l'Ultimate Gambler. Vuoi uscire, Light? Aspetta, faccio uscire il cagnolino dalla stanza, torno subito, ragazzi. Oh cavolo, mi gira la testa. Non è cosa buona, assolutamente. Non è cosa buona, assolutamente, il fatto che mi giri la testa. Celestia Ladenberg è il mio nome. Ma se non mi dispiace... Cioè, se non ti dispiace, preferirei che mi chiamassi Celeste. Ma tu sei giapponese, non è vero? Certo, perché me lo stai chiedendo? Beh, se non ti dispiace, potresti dirmi il tuo vero nome? Non ho idea di che cosa tu stia parlando. Celestia Ladenberg è il mio vero nome. Come menzionato, preferirei che mi chiamassi Celeste. È parecchio educata, ma molto forzata in questo momento. Non penso che voglia dirmi qualcosa di più riguardo a lei. Ci sono alcuni rumor che girano riguardo alla sua persona. La cara Celestia Ladenberg, l'Ultimate Gambler, non ha mai perso una scommessa. In altre parole, cioè, è ovvio che oltre al fatto che le piacciono i vestiti da Gothic Lolita, ha anche un sacco... vive dietro a un velo di bugie. Come si dice, ha vinto l'Underground Gambling Tournament e si è guadagnata il titolo di regina delle bugie. Di Queen of Liars, se volete dirlo in inglese. Se n'è uscita pulendo praticamente tutti gli altri giocatori, prendendo in ostaggio i loro risparmi e ridendo non appena li ha sconfitti. Beh, io vado avanti. Per conoscerti meglio. Quel sorriso è oltre ogni percezione. Sarà meglio che stia in guardia quando sto vicino a lei. E con esso abbiamo finito le introduzioni. Sono state parecchio lunghe. Ci sono stati parecchi errori grammaticali. Di traduzione, ne sono ben conscio. Ma sti grandissimi cazzi. È da un po' che non mi riguardo termini in inglese, per cui ha senso. Anche se siamo tutti Ultimate, ognuno ha quella sorta di aura speciale. Ok, tempo di passare agli affari. Non c'è tempo di stare qui a fare amicizia con un sacco di bambini dagli occhi da bambola.
Oh, hai ragione. Immagino che abbiamo qualcosa riguardo un problema più grosso. Che ne dici? Cioè, che ne diti? Che ne diti? Che ne dite? Beh, ecco, vedete? Makoto, tu hai detto che un sacco di cose sono successe mentre eri addormentato, non è vero? Beh, la stessa cosa è accaduta per ognuno di noi. Davvero? Seriamente? Già, tutti eravamo passati per la main hall e poi abbiamo perso conoscenza. E quando ci siamo svegliati ci siamo ritrovati qui in questa scuola. Ti è successo lo stesso, non è vero? Ma è così strano che ognuno di noi sia stato messo KO in quel modo. Esattamente! È per questo che ci siamo tutti straniti riguardo adesso. E non è l'unica cosa. Sapete che avete visto le finestre in ogni classe e nel corridoio, non è vero? Però al posto di normali finestre di vetro ci sono un sacco di placche di metallo grandi. Che cavolo sono? Per di più, tutta la mia roba manca. Pure il mio telefono. Già, hai ragione. Non vedo nemmeno il mio PDA da qualche parte. E per di più, questa è la main hall. Cioè, l'uscita di fronte a noi è completamente bloccata da un grosso portone d'acciaio. Però non c'era nulla del genere quando prima sono entrato. Ma che cavolo sta succedendo qui? Forse siamo stati presi in un qualche sorta di crimine? O qualcosa del genere? Come un rapimento? Forse qualcuno ci ha preso e ci ha portato in un edificio che non è veramente la nostra scuola? Forza, forza, non pensare con questa mentalità. Rallegrati, tirati un po' su di morale. Immagino che questa sia parte della procedura scolastica. Sì, sono sicuro che deve essere così. Per cui me la prenderò un po' comoda. Ah, tu pensi che lo stiano facendo per sorprenderci in qualche maniera, non è vero? Eh? Come se potesse essere possibile? E allora è tempo di dormire per me. Sono stato troppo sveglio la scorsa notte. Non sono riuscito a chiudere occhio nemmeno un pochettino. Beh, immagino che la tensione sia evaporata. Ma è lì che ha avuto inizio. Oh no. Unica septatrice. Ci serve un ride. No. Vai tranquilla. Sta per arrivare, ragazzi. Il villain del gioco. Ahem. Ahem. Prova, prova. Prova del microfono. 1, 2. Questo è un test per il sistema di broadcast scolastico. Mi sentite? Potete sentirmi? Bene, perfetto. E con quella voce totalmente fuori posto, così scherzosa, completamente che non gliene importa di nulla. Non ho potuto far altro che sentire un forte e profondo parte inquietante di suono all'interno di ciò. Era come se qualcuno stesse ridendo a quella scena di quell'incidente.
Ok. Forse è meglio non tradurla questa scena perché comunque c'è Monokuma che sta parlando. Mhm. Quindi dobbiamo andare alla palestra in breve. Questo è tutto. Ci vediamo. Ma che cavolo era quello? Beh, allora, se volete scusarmi. Ehi, chi ti ha dato il permesso di andartene in via in questa maniera? Oh, già, capisco. Questa cosa intera deve essere per l'entrata di cerimonia. Cioè, per l'entrata di cerimonia. Per la cerimonia di entrata, vabbè. Per l'entrata di cerimonia. Ho swappato di nuovo le cose. Ah, cavolo. Grazie al cielo era tutto uno scherzo. Mi sono spaventato per nulla. Stavo quasi pensando che fosse tutto vero. Ok, tempo di andare. Vediamo cosa hanno pianificato per noi. E che cavolo, stavo per andare a dormire. Ma perché devono uccidere il mood in questa maniera? Aspettatemi, voglio venire con voi. E così, ci vediamo tutti lì. Non che a qualcuno importi, però penso che andrò anch'io. Ed è così che tutti quanti se ne vanno verso la palestra. Io ero congelato nel punto in cui ero prima. C'era un qualche sorta di presentimento che non riesco a togliermi dalla mia testa. Ma a quanto pare io non ero l'unico. Qualcosa in tutto questo non sembra essere giusto. Sì, quell'annuncio era così strano. Forse però restare qui non ci rende, non ci fa rimanere al sicuro. Poi anche voi non siete un pochettino curiosi di scoprire che cosa sta succedendo? Che succede, Sophie? Se non ci muoviamo potremmo non saperne nulla. Per cui l'unica scelta è quella di andare avanti. Immagino che abbia ragione. Però sono ultra nervoso. Sono fottuta. In che senso, Sophie? Non abbiamo altra scelta, dobbiamo andare. Non posso passare attraverso mare, non vedo la mappa. E no, ti portano loro, mi pare, a... con la storia. A rinascita. Ci hanno detto che dobbiamo andare alla palestra, giusto? Salviamo assolutamente. Facciamo B, tanto non ci serve. Per ora. La palestra dove cavolo era? Oh. Apriamo la mappa. Ah, è dalla parte opposta, perfetto. Incredibile, stavo andando dalla parte opposta. Mi dice di andare dritta là. Non dovevi andare nell'arcipelago delle Black Shores per andare alla palestra? Cioè, per andare a rinascita. Vabbè, ho confuso i due giochi. Incredibile. Mm. Dio. Non ho la minima idea di... Non avevo la minima idea che questa accademia... o questa Opspeak Academy fosse così una rottura di palle. Non che sia così diversa dall'ultima volta che ho speso il mio tempo in riformatorio, però questo posto è veramente peggio. Perché non c'è nessuno qui? Stiamo comunque attraversando le varie stanze, ma non vedo nessuna persona. Sì, infatti, per davvero, perché non c'è nessuno? Forse vogliono solo farci uno scherzo. Hanno messo quelle placche di metallo lì per quello. Ne sono
Sicurissimo. Beh, tutto quello che possiamo fare è prepararci per il peggio. Nulla... Nulla di avventura, nulla di guadagnato. Ma che cavolo. Non è che sia spaventato o cosa. Per cui... Diamoci dentro. Ehi! Che cavolo è che ci ha chiamato qui? Mondo, fermati! Non devi correre! Ok, andrò anch'io. Ehi, aspetta, non lasciatemi qui da solo. Non mi ricordo come ho fatto la voce prima di Fumi, però era forse più azzeccata prima. Ok, tempo più di tutorial. Puoi premere X per vedere la stanza in cui sei. Ok. Ah, X ci fa vedere le cose con cui possiamo interagire. Vediamo. Ok, ci sono un sacco di trofei e placche all'interno. Di certo gli studenti che vanno qui sono degli Ultimate, no? Quindi questa dovrebbe essere una frazione dei loro premi. Vediamo cosa dice Kyoko. Silenzio totale. Per qualche ragione è l'unica che riesce a rimanere calma. O forse me lo sto solamente immaginando. Ma dove sono tutti gli altri studenti? Perché siamo gli unici presenti in questa zona? Riguardiamo con X. Ah no, ok. Qua sopra. È una sorta di schermo. Questa scuola ha un sacco di TV. Sarà per lo strano broadcast che devono sottoporre, non è vero? Non so perché, ma ho un brutto presentimento in questo momento. Sono totalmente d'accordo con te, cara Junko. Anche qui una telecamera. Un'altra telecamera di sorveglianza. Mi sento come se fossi guardato ogni secondo. Non mi piace. Ok, non abbiamo null'altro da fare, per cui entriamo all'interno della stanza. Ancora pieno con un cattivo presagio. Ho fatto come l'annuncio ha chiesto di fare e sono andato all'interno della palestra. E quello che ho visto era qualcosa che ci stava aspettando. Le mappe interattive non mi aiutano. Aspetta, ma cosa stai facendo? Cioè, tu l'hai finita la storia delle Blackshore Arcipelago, Sophie? Perché solo così ti fanno sbloccare Rinascita. Perché se l'hai finita allora non ti so come aiutare, sinceramente, perché quel pezzo l'ho fatto tempo addietro. Però in teoria dovrebbe essere alto che ti ci porta a Rinascita. O qualcosa del genere. Ah, quindi sembra veramente una sorta di cerimonia di inizio. Vedi? Ve l'ho detto. È una normale cerimonia per iniziare l'anno scolastico. Una di quelle cose là. Hiro aveva ragione. Ma in quel modo in cui lo ha enfatizzato non era completamente normale per tutti noi. Eh già, ci siamo tutti. Prova a vedere se hai fatto la storia. Perché tu hai detto che ieri avevi fatto il boss di Scar. Mi sa che comunque ci vuole ancora un po'. Perché se hai fatto Scar, ti manca la storia del Monte del Firmamento e quella poi delle Blackshore Arcipelago. E poi puoi andare a Rinascita, in teoria. Eccoci qua. Monokuma.
Eh già, Ciro, c'è un orsacchiotto di pezza. Comunque, piccolo fun fact per chi non lo sa, la doppiatrice di Monokuma in giapponese è la stessa di Doraemon. Adesso vi divertirete. È il preside di questa scuola. È la cosa più strana che io abbia mai visto prima. Proprio qui davanti ai miei occhi c'era... Quello che ho visto lì era davvero incomprensibile. Piacere di conoscervi. Con una voce così brillante e un'attitudine così caritevole, sembrava davvero così tutto fuori posto. E tutta quell'ansia che mi stavo portando appresso all'improvviso si è trasformata in paura. Cosa? Quell'orsacchiotto di peluche può parlare. Calmati, sono sicuro che ci sia una sorta di speaker all'interno. Ve l'ho detto, io non sono un orsacchiotto di peluche. Sono Monokuma e sono il vostro preside. Ah! Si è mosso! Cavolo, uomo. Vedi di calmarti. È solamente un giocattolo che staranno controllando da remoto o qualcosa del genere. Come osi compararmi a un misero giocattolo per bambini? Mi ferisci nel profondo. Nel profondo più della Mariana Trench. Il mio sistema di controllo remoto è molto complesso. Neppure gli stupidotti della NASA sarebbero in grado di ricrearlo, o tantomeno in grado di comprenderlo. Però non voglio dire roba che potrebbe distruggere i sogni della NASA. Non potrei riuscire a sopportarlo. Scusate, questa è una battuta che ha fatto Monokuma, quindi l'ho dovuta tradurre in qualche modo. Spero che vi sia piaciuta la traduzione. Or sopportarlo? Davvero? Che sfortuna. Bene, allora. Muoviamoci. Andiamo avanti. Siamo parecchio in fretta, per cui iniziamo. Già ti arrendi? Davvero nessun'altra battuta con la parola orso? Fate silenzio adesso, silenzio. Allora, stavo dicendo... Ha già abbandonato le gag. Tutti quanti, state attenti e in guardia. E buongiorno. Buongiorno. Non devi ripeterlo. E ora lasciatemi cominciare con la nostra più grande cerimonia d'entrata. Per prima cosa iniziamo a parlare un pochino della vostra vita scolastica che terrete qui. Ah, non fate alcun errore. Voi studenti avete un sacco di potenziale, rappresentate il futuro del mondo. E per proteggere questa splendida speranza, vivrete tutti qui comunemente, insieme, soli soletti, confinati in questa scuola. Tutti quanti vivranno in armonia insieme. Qui insieme a delle regole scolastiche. Ah? Ed ora, riguardo alla fine della data di questa vita in comune, non esiste. In altre parole,
Resterete qui fino all'ora della vostra morte. Questa scuola, cioè fino al giorno della vostra morte in realtà. Questa vita scolastica è quello che vi è stato assegnato? Che cosa hai detto? Fino a quando... al giorno della nostra morte? Ma non spaventatevi. Abbiamo un sacco di budget qui. Per cui non vi mancheranno le urgenze basiche. Quello è l'ultimo dei nostri problemi adesso. Sì, ma che cavolo? Stai dicendo che dovremmo vivere qui per sempre? Stai scherzando, non è vero? Non sto scherzando con voi, non sono un bugiardo. Quello che vi ho detto è 100% vero. E per vostra informazione, siete stati tagliati fuori dal resto del mondo. Per cui non dovrete nemmeno preoccuparvi di vedere la terra al di fuori di quelle mura mai più. Tagliati fuori? Quindi tutte quelle lastre di metallo sulla scuola sono state fatte per tenerci intrappolati qui dentro? Esattamente, e quello è il loro ruolo. E non importa quanto potreste urlare e incavolarvi, nessuno qui verrà per aiutarvi. Per cui tenetelo bene a mente. Sentitevi liberi di uscire, di vivere la vostra vita qui con la coscienza di essere stati abbandonati. Ehi, ehi, ma che cavolo vuol dire questa roba? Non mi interessa se la scuola o chiunque altro ci sia dietro abbia fatto tutto questo, ma è davvero un pessimo scherzo. Sì, finiscila con le tue stronzate, non è più divertente. Beh, continuate a credere che questa sia una bugia? Uno scherzo? Che branco di scettici che siete tutti voi. Ma immagino che non ci sia nulla da fare, no? Siete nell'età di ribellione, per cui è normale dubitare del vostro vicino. Per cui abbiamo un sacco di tempo da spendere, che ci crediate oppure no. E quando quel tempo verrà, sono sicuro che le vostre cavità oculari vedranno che quello che dico è l'effettiva verità. Sei riuscito a trovare la quest per andare avanti? Beh, però vivere qui per sempre è certamente un problema. E dai, che cosa vi prende tutti quanti? Siete stati voi a decidere di accettare l'Opspeak Academy, non è vero? Per quanto ora ci sia l'entrata di cerimonia... L'entrata di cerimonia... Di nuovo, la cerimonia d'entrata... Che è anche finita... Volete già decidere di andare? Oh, ma sapete... Immagino che mi sia dimenticato di menzionare una cosa. C'è un modo per uscire da qui. Davvero? Come vostro preside? Beh, ho fatto una clausola speciale per quelli che vogliono andarsene. L'ho chiamata clausola di diploma. Oppure clausola diplomatica. Bene. E ora sentite la parte divertente riguardo questa regola. Come ho menzionato, in ordine, cioè per cercare di mantenere un ambiente armonioso qui, dobbiamo tenere comunque una vita piuttosto tranquilla. E se qualcuno di voi cercherà di distruggere questa armonia,
semplicemente loro e solo loro saranno i soli a poter lasciare la scuola. Cari miei studenti, questa è la clausola diplomatica. E che cosa intendi con interrompere l'armonia? Beh, sapete? Se una persona ne uccide un'altra. Uccidere? Cavolo. Non va. Qual è il problema? Mi sentite? Ragazzi, siamo tornati in onda in teoria. Ci siete? Il resto sta a voi. Date il meglio di voi per ottenere il miglior risultato nella peggior maniera possibile. E un piccolo brivido scende sulla mia schiena. Devi uccidere qualcuno se vuoi andartene. Come ho sentito queste parole, il mio sangue è rabbrividito. Immagino che il vostro... Cioè, scommetto che il vostro cervello adesso sta pensando a ciò. Quasi come un umano sta per catturare un salmone, eh? Come ho detto prima, voi ragazzi siete la speranza del mondo, ma sapete prenderla e vedere che questo omicidio crea un'ombra di disperazione è così dannatamente eccitante. Ma di che cavolo stai parlando? Ucciderci l'un l'altro è tipo... Uccidervi l'un l'altro è come uccidervi l'un l'altro. Sono sicuro che un dizionario da qualche parte ci sia, se ne avete bisogno. Sappiamo che cosa significa, non è quello il problema. Perché dovremmo ucciderci l'un l'altro? Sì, smettila di blaterare tutto questo nonsense. Facci tornare direttamente a casa. Blaterare. Ok. Voi ragazzi dovreste averlo capito, non è vero? Lasciaci andare, lasciaci andare. Se continuate a dire la stessa cosa ancora, e ancora, e ancora, e ancora... Ascoltate, da questo momento in poi, questa scuola è la casa vostra. La vostra vita, il vostro mondo. Avete capito? E potete uccidere quanto volete. Per cui, forza, uccidete. Avanti. D'accordo, dai. Per quanto ancora vuoi andare avanti? Dai. Ci hai completamente presi alla sprovvista. Ci hai spaventati. Quindi adesso puoi rivelarci il trucco. Rivelarvi il trucco? Sì, voglio dire, ci deve essere un trucco, non è vero? Per cui... Ehi, coso! Vedi di stare zitto e fuori dai piedi. Spostando Hiro, Mondo si piazza davanti a Monokuma e la sua voce rimbomba come un tuono. Allora, senti un po', cretino. La tua merda sta andando avanti per troppo. Che razza di scherzo pensi che sia questo? Scherzo?
Che cosa intendi? Tipo i tuoi capelli? Brutta. Mondo ha iniziato a ruggire e all'improvviso si è sentito un boom. Era il suono del pavimento che quando è partito in quarta per lanciarsi in aria ha preso Monokuma e lo ha lanciato dritto come se fosse un proiettile. Cioè si è lanciato dritto su Monokuma come se fosse un proiettile. Non il contrario, scusate. E si è bloccato sul suo obiettivo. Mm. Ok, scusate, non volevo togliere il tutto. Ah, volendo per le thumbnail potrei fare questo. Eh già. Eh sì, potrei fare questa roba. Tolgo i sottotitoli e voilà. Oh no, violazione delle regole. Ok, se non c'è se c'è qualcosa che non capite ditemi pure che ve lo traduco. Per quanto sappia tradurre. Cosa? Non ha intenzione di controbattere questa volta, eh? Smettila con quel cavolo di bip e di qualcosa! Attento! Sbarazzatene! Eh? Sbrigati e lancialo via! Non so se la sua ferocità lo abbia fatto rimanere paralizzato in un silenzio o cosa, però senza dire una parola ha deciso di fare come gli è stato ordinato. E Mondo ha lanciato Monokuma. E come l'ha fatto? Ma che cavolo? Sono sicuro che questa merda non fosse uno scherzo. È saltata in aria per davvero. C'era un forte rumore nelle mie orecchie. E potevo odorare polvere da sparo. Le esplosioni accadono tutto il tempo nei film e in opere da simili, ma quando si tratta della vita reale non ne avevo mai vista una del genere. Ma lo sai, questo significa che l'orsacchiotto è appena stato distrutto, non è vero? Ve l'ho detto, non sono un orsacchiotto, sono Monokuma. Oh, ce n'è un altro. Tu brutto figlio di buona donna. Seriamente? Hai provato ad uccidermi ora? Beh, sì. Ero serio riguardo all'ucciderti. Tu hai violato una delle regole scolastiche, dopo tutto. Vai Nafk, Sophie. Grazie mille per il lurchino, allora. Gentilissima. Ti ho dato solamente un avvertimento questa volta. Ma d'ora in poi dovrai fare più attenzione. Qualsiasi ragazzo monello o ragazza monella che violerà le regole d'ora in poi semplicemente si ritroverà con una grande e bella sculacciata. Quindi questo significa che ci sono molte più copie di te in giro? Certo, Monokuma è piazzato da tutte le parti della scuola. Per cui non dimenticatevi che anche le telecamere di sorveglianza sono installate dappertutto. Se vedrò mai che qualcuno dovesse rompere una delle regole scolastiche, beh, sapete già quello che accadrà, non è vero? E non sarò così magnanimo con la punizione la prossima volta. Per cui vedete che non accada mai più.
Questo non è nemmeno una punizione. È così sbagliato. E ora, per ultima cosa, per commemorare la gioia della vostra entrata nella nostra scuola, ho qui qualcosa per voi. Questo è il nostro Student Handbook ufficiale. Molto figo, non è vero? Come potete vedere è totalmente in digitale. Per cui, naturalmente, lo abbiamo chiamato e-Handbook. Già, per muoverci un po', questo handbook è di vitale importanza per la vostra vita scolastica. Non perdetevelo. Quando inizierete ci sarà scritto il vostro nome, cioè quando lo accenderete ci sarà il vostro nome sopra. Per cui fate attenzione che sia quello giusto. Questo non è nemmeno il solito notebook di ogni giorno, per cui ha molti più utilizzi di quello. È completamente a prova di acqua. Potete provare a farcelo cadere in dentro, lavarlo, provare ad affogarlo. Continuerà a galleggiare e a funzionare. Grazie al suo design spaziale può resistere anche a una forza impattante fino a 10 tonnellate. È molto resistente. Contiene tutte le nostre regole scolastiche, per cui dategli un'occhiata. Se sentirete... Certo, mi sentirete dire queste parole molto spesso, però se qualcuno di voi dovesse violare una delle regole scolastiche, io non lo tollererò. Regole restrittive, sì, ma lo faccio per proteggere la società, per esempio, ha un sacco di regole. Senza di esse ci sarebbe solo il caos. Stessa cosa si applica qui, per cui è importante che ci siano punizioni restrittive per chi le viola. Ok, bene. Detto questo, la nostra cerimonia d'entrata si è chiusa. Per favore, divertitevi nella vostra vita scolastica. Ci vediamo? E con quello è sparito, lasciando tutti in stato di shock. Per cui, ragazzi, come definireste quello che abbiamo appena sperimentato? Come? Perché? Non riesco a capire il significato di nulla di questo, di tutto ciò. Dovremmo vivere qui per sempre? O uccidere? Ma che cavolo è appena successo? Tutti quanti, vedete di mantenere la calma. Prima di tutto, facciamo un recap di tutto quello che abbiamo sentito. Basato su quello che ci ha detto Monokuma, essenzialmente abbiamo due scelte. Scelta numero 1. O restiamo qui e viviamo comunemente in allegria fino al giorno della nostra morte. E l'altra scelta è... se volessimo uscire da qui e vivi, dovremmo uccidere qualcuno, non è vero? Ma uccidere qualcuno è così... Non siamo da nessuna parte. In un posto come questo non sembrerebbe essere una scuola. E ora dobbiamo iniziare a ucciderci l'un l'altro. Questo è così. È così. Che cos'è questo? È una bugia. Ecco che cos'è. Tutte queste cose ridicole devono essere quello. Deve essere tutto falso. Oh mio Dio. Adesso non importa se sia vero o falso. L'unica cosa che ha importanza è che c'è qualcuno di voi qui che ha seriamente considerato l'opzione di uccidere. E in quel momento nessuno ha risposto. Stavo in silenzio mentre guardavo gli altri.
Tutti quanti si stavano guardando l'un l'altro. Praticamente i nostri pensieri erano gli stessi degli altri. Potevo quasi sentire l'ostilità. E poi c'era questa cosa che mi ha colpito. Ho realizzato che il vero terrore era nascosto nelle regole che Monokuma ci aveva appena lasciato. Devi uccidere qualcuno se vuoi uscire. Quelle parole avevano piantato un sacco di pensieri profondi in ognuno di noi. Tutti quanti eravamo sospettosi di tutti gli altri. Ci stavamo chiedendo: e se qualcuno dovesse tradirci? Ed è così che la mia nuova vita scolastica ebbe inizio. Questa scuola è uscita da praticamente dal nulla. Ha alzato così tanto le mie aspettative. Però non era una scuola di speranza, era la scuola della disperazione. Prologo. Welcome to Despair. The End. Surviving Students 15. To be continued. Ok, dopo 2 ore abbiamo finito il prologo, ragazzi. Dopo quasi 2 ore e mezza. Adesso c'è l'intro non skippabile, per cui godiamocela. Cosa ne pensate? Avete mai giocato voi Danganronpa? Bentornata, Sophie. Abbiamo appena finito il prologo. Adesso c'è l'intro del gioco, che non è skippabile, perché è una visual novel. Tu conoscevi già Danganronpa, ad esempio, Sophie? Vabbè, ci sono un po' di spoiler effettivamente in sta cazzo di intro. Com'è stato? Eh sì. Io lo considero che lo conoscevo già, perché in realtà conosco la storia di tutti e tre i giochi. Semplicemente non li ho mai giocati in prima persona. Ho visto solamente gameplay barra l'anime. Prima d'ora. Quindi volevo giocarli per mano mia, non so se mi sono spiegato. Il prologo è tanta roba, a mio avviso. Vabbè, hanno quanti spoiler in un'unica intro. No, no, non di Vuva, di Danganronpa, dico. Il gioco che stiamo giocando adesso in live. Danganronpa Trigger Happy Havoc. Hai ottenuto un oggetto, lo Skull Crest. Assolutamente salviamo. Abbiamo finito il prologo. Devi uccidere qualcuno se vuoi andartene. No, no, ma intendo mo in termini di live o cosa? No, dico, conosci il gioco che stiamo portando in live, Sophie? Tu? Oppure no? La mia mente era congelata, il mio respiro era affannato al solo pensiero. Riuscivo a sentire che la paura mi stava paralizzando lentamente in tutto il mio corpo, dominando qualsiasi mio nervo. Ah, ok, lo conosci. L'aria era pesante, era parecchio stressante e la portavo come se fosse un peso aggrappato al mio collo. Tutti quanti. Cioè, ho preso tutto ciò per tutto ciò che riuscivo a prendere per riuscire a resistere quel peso. Capitolo 1. Per sopravvivere. Daily life. To survive. Ma come... Per quanto l'area era pesante,
Ci è voluto un po' per vedere le sue parole filate. それで Quindi, che cosa abbiamo intenzione di fare adesso? ね Abbiamo intenzione di rimanere qui a guardarci l'un l'altro? Ha puntato il... Sì, cioè il suo commento era diretto a tutti quelli nella stanza. Ci ha aiutato a tornare alla realtà. Hai ragione. Ha ragione, ragazzi. No, non era finito, era solo il prologo. Questo è il capitolo 1. Qualche volta, se sei nervoso o spaventato, devi solo fare un passo avanti. Dimenticare un semplice fatto. Non posso perdonarmi. Sono così desolato. Per favore, che qualcuno mi dia un pugno. Non posso perdonarmi. Colpitemi. Unitemi. Gesù. Se hai davvero intenzione di stare qui a urlare tutto il tempo, tanto vale che tu faccia davvero qualcosa. Però, qual è la nostra missione esattamente? Idiota! Cercare una via di uscita, no? 何よ E dobbiamo assolutamente trovarne una. E anche chi sta controllando quello stupido orso che mi verrebbe voglia da tirargli un bel cazzotto. でも Ma prima che facessimo tutto questo, dovremmo dare un'occhiata all'handbook. Probabilmente dovremmo controllare le regole scolastiche che Monokuma ha menzionato prima di fare qualsiasi altra cosa. いいですわね Vero? Se restassimo qui senza alcun indizio di quali siano le regole, qualcosa come prima potrebbe accadere. Merda. じゃあ早速 D'accordo. Allora, controlliamo un attimo le regole. Guardiamo un po' quali sono le regole scolastiche. Abbiamo acceso il handbook, che ci ha praticamente detto che è quello di Makoto. Dopo che ho acceso il mio handbook, la prima cosa che è apparsa è stato il mio nome. Proprio come Monokuma ha detto, il nome del proprietario si mostrerà di fronte al centro. Poi, dal main menu è apparso... è apparsa la tendina e ho selezionato il regolamento scolastico. Ok, ecco la lista delle regole. Le regole che ci sono state imposte. Regole numero 1. Gli studenti possono risiedere solo nella scuola. Lasciare il campus è inaccettabile. Il tempo notturno, cioè le ore notturne, iniziano dalle 10 del pomeriggio, che sono le 22. Iniziano dalle 22 fino alle 7 del mattino. Certe aree sono off limits durante la notte, per cui prestate attenzione. Dormire da qualsiasi altra parte, fuorché al di fuori del dormitorio, verrà visto come dormire in classe e verrete puniti indubbiamente. Con restrizioni minime siete liberi di esplorare la Hopspeak Academy a vostra discrezione. La violenza contro il preside Monokuma è strettamente proibita, così come distruggere le telecamere di sorveglianza. Chiunque uccida uno studente diventerà un Blackhand e si potrà diplomare, a meno che non si faccia scoprire. Possibili nuove regole potrebbero venire aggiunte se necessarie.
Ho sentito una certa sensazione di capogiro quando ho alzato la faccia dallo schermo. Mi sono guardato intorno e ho visto la stessa espressione tempestosa nelle facce di tutti quanti. Questa è una stronzata. Che cavolo di regole sono queste? Non ho intenzione di lasciarli controllarmi. Beh, significa che non ti interessa di quello che potrebbe accaderti se ne violerai una? Personalmente vorrei vedere che quello che succederà se qualcuno dovesse violarne una di esse. Ma se dovesse essere punito nella maniera in cui abbiamo visto prima, non credo che potrebbe essere un altro respawn per aspettarlo. Ah. Fin da bambino sono cresciuto col mio fratellone che mi aveva messo questo in testa. Quando un uomo fa una promessa, la mantiene, anche se dovesse ucciderlo. で E quindi ho fatto un sacco di promesse. Eppure le ho mantenute tutte. Ecco che cosa. Quindi non posso morire qui. Nulla di questo ha molto senso per me. Però stai dicendo che seguirai le regole, non è vero? Eh? Oh sì, immagino che tu abbia ragione. あの Io avrei una domanda. Per la regola numero 6, che cosa pensate che significhi esattamente? Chiunque uccida un suo compagno diventerà un Blackhand e potrà diplomarsi, a meno che non venga scoperto. Stai parlando della seconda metà, non è vero? La parte in cui dice a meno che non venga scoperto. Me lo stavo chiedendo anch'io. Mm. Probabilmente sta dicendo che se vuoi graduarti dovrai uccidere qualcuno senza cioè facendo in modo che gli altri non lo scoprano. Ma perché? Perché dovremmo fare una cosa del genere? Mm. Non vedo alcuna ragione per preoccuparsi. Solo preoccupa di seguire le regole, come come ci è stato spiegato. Francamente, non voglio stare qui a sentire da qualcuno che vuole aspettare che gli altri decidano cosa fare per loro. Non dirmelo. Sembrava una coltellata in piena regola. Cioè, una frecciatina forse, in piena regola. Beh, ora come ora, dimentichiamoci di questa cosa sugli omicidi e tutta quella roba lì. Ora che sappiamo le regole, iniziamo ad esplorare la nuova scuola. Vero. Dobbiamo trovare esattamente dove ci troviamo, giusto? C'è una via d'uscita? E che cosa sappiamo riguardo al cibo e alle provviste? Ci sono un sacco di domande che hanno bisogno di una risposta. Hai dannatamente ragione. Perfetto, iniziamo a guardare in giro. Io andrò da solo. Cosa? Perché? È un'idea veramente stupida, lo sai? Scusa, Junko. Qualcuno qui forse ha iniziato a pensare di ucciderci null'altro. Mi stai dicendo che sarebbe un'idea saggia rimanere vicino a loro? ちょっと待ってください Aspetta un secondo. Non abbiamo mai... Non provare a dire che non potrebbe succedere. Non puoi negare la possibilità. È per questo che la paura vi sta lasciando...
cioè si sta insidiando nelle vostre regole da quando è stata presentata la graduation rule. Che sia chiaro. Mi sbaglio? えっと Ma quindi semplicemente sto agendo in accordo a quale sia la scelta migliore per me. Fermati un attimo. Cosa credi di fare? Che pensi davvero che ti lasciamo fare quello che tu vuoi? Fuori dai miei piedi, Plankton. Cosa? E che cazzo significherebbe? Un piccolo plankton che sta al di sotto dell'oceano. Così minuscolo, così insignificante. Che semplicemente non ha alcuna influenza sull'intero oceano. Ti prenderò a calci in culo. Smettila, non dovremmo discutere. Che cazzo hai detto? Brutto... Cioè, brutto bambinello dai buoni modi? Pensi davvero di potermi parlare in questa maniera? Cioè, credi di essere mio padre o qualcosa del genere? No, non stavo dicendo... Vaffanculo! Mondo ci ha steso. Mi ha dato un pugno. E sono volato indietro. Sembrerebbe essere una scena uscita da un fumetto. Il Broski si è incazzato. Sì, esatto. Non avevo mai visto quel pugno. Per cui mi è arrivato all'improvviso dritto dritto in viso. Un secondo prima ero in piedi e il secondo dopo sono stato sobbalzato in aria. Ora che ci penso, potrei essermene dimenticato con che genere di persone sono intrappolato qui. Il mio senso ha smesso di funzionare. Per stare insieme a questi Ultimates deve avermi confuso. Per cui non dovrei sorprendermi se dovesse succedere qualcosa di assurdo come questo. Semplicemente ho perso il senso di realtà. Quello è stato il mio ultimo pensiero prima che la mia coscienza iniziasse a svanire. Prima di addormentarmi completamente. E quando ho riaperto nuovamente i miei occhi, ho visto che... Ah! Eh? Dove sono? Sembrerebbe essere diventata parte della mia daily routine svegliarmi in un'altra stanza che non ho mai visto prima. Ok, quindi dove mi trovo adesso? Ok, abbiamo accesso all'handbook menu, perfetto. Con Y. Va bene. Grazie mille, gioco. Quindi con Y si apre l'handbook menu. Presence. Andiamo su System. Qua possiamo fare load. Il volume delle voci forse lo alzo un po', sapete? Facciamo così. Intanto salviamo, siamo qua alla fine del prologo. Ma? Perché c'è una sottospecie di rullo per dipingere? Sì, sembra un rullo da pittura. Non mi ricordo il termine specifico in italiano. Immagino che sia qui per pulire. Ah, ok. Anche qua ci sono queste placche di metallo. Già. Questo cos'è?
È un notepad. Credo che la scuola ne abbia dato uno ad ognuno di noi. Lo credo anch'io. Queste credo che siano le chiavi della stanza. Sì. Questa dovrebbe essere la chiave della mia stanza. Il mio nome è scritta su... cioè è scritto sul portachiavi. Questo significa che è la mia, giusto? Beh, sarà meglio tenerla per adesso. Qua c'è un cestino. Ok. Nulla di che. Ho trovato una moneta. Qua c'è un pezzo di carta. Annuncio dal preside Monokuma. Ogni stanza ha un blocco designato che protegge dallo scassinamento o dallo spionaggio. Ok. Per quanto riguarda le chiavi individuali è molto difficile recuperarle, per cui fate attenzione a non perdere la vostra. La tua stanza sarà rifornita con una doccia, ma tieni nota che l'acqua sarà disattivata durante la notte. Però i bagni delle ragazze includono un blocco in più. Finalmente abbiamo... cioè, e infine ho preparato un regalo speciale per ognuno di voi. Per le ragazze un sewing kit, che credo sia... non lo so. E per i boys un toolkit. Un sewing cos'è? Sew non è tipo la sega per tagliare. Un attimo. Non ricordo. Ah no, sewing kit è il kit da cucito, che cazzo dico? Ho sbagliato. Ho confuso sew con sew. Vabbè. Il kit da cucito include una mappa anche sugli organi vitali del corpo. Per cui una coltellata fa il lavoro, ragazze. Per i ragazzi... beh, crediamo che il colpo più forte alla testa con uno degli oggetti dovrebbe essere più che sufficiente. Non pensate, sentite e divertitevi. Ho preso quel pezzo di carta e l'ho lanciato nel cestino. Hai fatto bene, Makoto. Ok. Qua non possiamo vedere nulla. Qua c'è un monitor. Qua c'è il bagno. Qua c'è il letto. Vediamo sul letto. Non c'è alcuna cosa in particolare qua sul letto. Questa dovrebbe essere... cioè, questo dovrebbe essere il bagno. Eh? Non si apre. Immagino che sia bloccato. Ok, guardiamo la porta. Sembra che questa porta conduca al di fuori. È bloccata. Quindi qualcuno... c'è qualche stanza al blocco, eh? Che dovrei fare? I don't know. Qua c'è un'altra telecamera. No, volevo puntare sulla telecamera, vabbè. Ah, qua. E che devo fare? Boh. Non posso uscire. Però non mi fa neanche... ah sì, effettivamente potrei fare così. Vediamo se c'è qualche oggetto con cui non ho interagito. Ah, il cassetto.
Sembrerebbe che ci sia qualcosa nel cassetto. E un kit degli attrezzi. È nuovo. No, mi si sta per spegnere la TV, ma che cavolo. È ancora tutto ben impacchettato. Non credo di averne bisogno adesso, per cui lo lascio lì. Penso di aver capito dove mi trovo. Questa stanza deve essere... Dormire al di fuori del proprio dormitorio verrà visto come dormire in classe e verrete accuratamente puniti perciò. Cioè, come d'accordo verrete puniti. Questa deve essere la mia stanza. Qualcuno deve avermi portato qui dopo che sono diventato incosciente. Cioè, dopo che ho perso i sensi, in realtà. Per cui questo risponde alla mia domanda. La prossima è... Dove si trovano tutti quanti adesso? Beh, c'è solo un modo per scoprirlo. Ed è quello di uscire da qui. Andiamocene. Sì. Usciamo da qui. Sono uscito dalla stanza per incontrare tutti gli altri. Ma nel frattempo... Ma c'era qualcuno che mi stava aspettando lì davanti. Sembrava come se fosse uscito da un vecchio programma televisivo. Bam. Chi sarà mai? Giustamente. E Sayaka. 前園さん Eh già. ごめん大丈夫 Mhm. 私の方こそ Meno male. ごめんなさい。 Il pavimento è tutto un po' così. Non l'hanno pulito tanto bene, mi sa. Fa un sorriso imbarazzato sulla sua faccia e mi rialzo lentamente. Va tutto bene, Sayaka? Sei ferita? Lo fai sembrare peggiore di come lo sia. Sto benissimo. Lo so che sembro di non averne, però attualmente ho degli ottimi muscoli per quando devo saltare su e giù dal palco. Beh, ottimo allora. Ma tu stai bene? Voglio dire, da quando Mondo ti ha colpito... Ah, è vero, sono stato messo KO di fronte a tutti. Immagino che abbia rivelato la mia mancanza di figaggine fin dall'inizio. 大陸 Makoto? Sì, sto bene, nulla che non vada male. よかった。 Oh, è un sollievo. Mi ero preoccupata. Ti ringrazio. Comunque, che cosa ci fai qui? えっと In realtà, sono venuta qui per te. Sei venuta qui per me? あのですね。 Beh, ecco, volevo vedere se effettivamente stessi meglio. E speravo che potessi raggiungerci nella... Cioè, nella sala da pranzo. Nella sala da pranzo? あのですね。 Dopo che sei stato messo KO, tutti quanti hanno deciso di iniziare a fare le loro cose. Per cui abbiamo deciso che sarebbe stato più efficiente se ci fossimo divisi per investigare. Per cui abbiamo deciso più tardi di parlare di quello che abbiamo scoperto. Ah, quindi significa che è quasi giunto l'ora di tornare indietro? Beh, se è quello che sta succedendo, certamente che verrò con te. よかった。 Bene, allora io ti... vado avanti e ti aspetto alla dining hall. Ok. Facciamo un mini salvataggio ogni tanto perché se dovesse crashare mai la live, chissà. Meglio avere un salvataggio in più che un salvataggio in meno. Decisamente. A mio avviso.
Ok. Eccoci qua. La dining hall. Per la mappa si premeva X. La sala da pranzo. Ok, sta alla fine. È qua. Poi quando abbiamo free time esploriamo per bene i vari luoghi, Non vi preoccupate. Eccola qua. Eccoci qua nella sala da pranzo. Questo dovrebbe essere il dormitorio della sala da pranzo. えっと Sembrerebbe essere molto pulito, per cui ottimo. Immagino che non sia la cosa più importante per adesso. O noi che siamo prigionieri qui e tutto. Già, è vero. Nessuno qui era lì per aspettarci. Cioè, nessuno ci stava aspettando lì. Non abbiamo avuto molta scelta, per cui immagino che dovremmo aspettare qui per ora. Ok, aspettiamo qui allora. Hai sentito? エスターですから Cioè, mi hai sentito? Beh, come ti ho detto, sono una sensitiva. Oh, dai, sto scherzando. Seriamente, ho un'ottima intuizione. Davvero è solamente intuizione? È un po' improvviso, ma... arriva il tutorial. Ok, parlare di reazione. Andrai a parlare con Sayaka, non è vero? Ok. Quando parlerai con lei ci saranno alcune parole viola. Ah. Premi X per andare in reaction mode. Ok. Va bene. No, era X. Ok. Vediamo un po' cosa c'è. Telecamera di sorveglianza. Per l'ennesima volta. Ok, un monocoin. Poi qua un'altra TV. Sì. Cioè, credo dappertutto. Mi spiace, Makoto. Ok, dobbiamo aspettare. Ok, c'è solo ancora l'orologio. Quindi, che ore sono adesso? Le 7 in punto? Di sera? えっと Beh, sei stato incosciente, cioè privo di sensi per un lungo periodo di tempo. Capisco. Immagino che senza essere in grado di guardare fuori dalle finestre abbia perso la concezione del tempo. Se devo stare in un posto così tanto a lungo, potrei divenire potrei rimanere pazzo. Sempre se non moriamo prima, caro Makoto. Ok, parliamo con Sayaka. あの Comunque, Makoto. Sì? Che cosa c'è? えっと Beh, ecco. Conosco. Cioè, lo so che quella roba di continuare ad introdursi. Ma volevo chiederti qualcosa. Che cosa volevi chiedermi? うーん Makoto, che cosa... Per caso andavi nella Blackroot Junior High? Forse eri nella classe numero 2? Sì, in realtà non ci andavo. Lo sapevo! Anch'io andavo lì. Io ero nella classe numero 4. Ti ricordi di me? Mi ricordo. Anche quando ero nelle scuole medie, lei era una celebrità. Con tutti quegli ultimate che la circondavano. Come potrei dimenticarmene? Cioè,
Piuttosto era sorprendente la sua, quasi quanto la sua domanda. La cosa del fatto che si ricordasse di me. Non ci eravamo mai parlati prima d'ora, ma in qualche modo lei sapeva chi ero. あの Ehi, va tutto a posto? Oh sì, ero giusto un po' sorpreso. Non mi sarei aspettato che ti ricordassi di me. Beh, siamo andati nella stessa scuola per 3 anni insieme. Ovvio che mi ricordi. Beh, è vero, ma erano un sacco di studenti nel nostro anno, non è vero? Per di più, non sono mai stato il tipo di persona che spicca molto. Sono totalmente nella norma a fare qualsiasi cosa e i miei hobby sono totalmente normali. Anche normale sarebbe come definirmi noioso. お Ma di che cosa stai parlando? Sei così strano? Strano? Ma ha iniziato a ridere anche ancora più forte. In qualche modo il suo misterioso sorriso rende il mio cuore molto più calmo. Il suo sorriso era il più bello che abbia mai visto. よかった Comunque sono molto contenta che ci sia qualcun altro qui. Parlarti mi ha reso molto meglio riguardo alla situazione. Sei fantastico, Makoto. No, non lo sono. Non sono nulla in comparazione a voi Ultimate. Ma sei stato tu a colui che mi ha fatto trovare il coraggio nuovamente? Non quegli altri Ultimate Students. Beh, grazie per averlo detto. よーし E grazie per avermi aiutato. Diventerò la tua Ultimate Assistant. Eh? La mia assistente? Sì, sarò la tua assistente adesso. Ti aiuterò più quanto potrò fare. Per cui saremo... cioè andremo in giro un po' insieme. Quando inizia a dire cose del genere io inizio ad avere il battito accelerato. あの Non riesco a credere che non ci sia nessuno qui. Però sono sicura che prima o poi inizieranno a mostrarsi. Sembrerebbe che, come lo abbia detto Taka, abbia aperto le porte della dining hall nel momento esatto in cui Sayaka ha proliferato parola. Ah, Makoto, Sayaka, quindi voi due siete i primi ad arrivare qui, no? なんてことだ。 Peccato, ero sicuro di aver battuto tutti quanti. Immagino che non abbia ancora abbastanza spirito combattivo. Non mi arrenderò, la prossima volta giuro che non vincerete. Non importa quanto ci vorrà. La giustizia prevarrà sempre. È un po' troppo, non credi? E dopo di lui, tutti quanti iniziarono ad arrivare l'uno dopo l'altro. Dopo un paio di minuti, eravamo tutti presenti nella dining hall. O nella sala da pranzo, chiamatela come volete. よし、全員揃ったようだな。では早速会議を始めようと思う。 Ok. お互い調査の成果を披露し、 Vediamo un po' cosa hanno scoperto. 共有化しようではないか。 Si salveranno, non si salveranno, chi lo sa. 一刻も早くここから脱出するために。 ちょっと待って Aspetta un secondo. 何事だ。 Che succede? Cosa... えっと Che... Cos'era? Qual è il suo nome? Lo sai? La tizia dai capelli argentati. Ah. Oh, già. Kyoko. うん。 Che cosa, lei? はあ Non è qui. Che cosa? Ho guardato un altro... Ho dato un'altra occhiata in giro nella sala da pranzo. Ed ero abbastanza sicuro che... non ci fosse da nessuna parte. ね Mi chiedo dove sia andata.
Qualcuno di voi l'ha vista? Ma tutti quanti hanno scosso le loro teste. Aspettate, quindi nessuno l'ha vista? Perché Kyoko non si è mostrata? Potrebbe essere perché... Ma speriamo di no, cioè... Nagi. Cioè, è troppo presto. In così poco. È davvero possibile che lei sia... No, sto pensando troppo. Dannazione, Kyoko. Stai davvero facendo tardi il tuo primo giorno di scuola? Non solo in ritardo. Non l'ha nemmeno detto a nessuno che sarebbe stato in ritardo. Il più perfido del... Cioè, il più... Come posso dire? Non perfido. Il più ingiustificabile tratto di personalità. あんた Sei veramente un rompiscatole adesso, lo sai? Beh, che cosa vuoi che faccia? La puntualità è tutto. いいかね E ora dichiaro che la prima sessione del briefing della Hopspeak Academy inizi. えっ Makoto, attualmente, prima di tutto, ho parlato abbastanza, quindi forse dovremmo ascoltare ciò che hanno da dire gli altri. Ok, va benissimo. Lo sai, che cosa? Penso di essere davvero diventata la tua assistente personale, non è vero? Forse non sarò la migliore assistente del mondo, però darò il meglio che ho. No, hai già fatto davvero tanto da mia assistente in realtà. Scusate ragazzi, non so parlare. Mi sono incartato. Vediamo con chi possiamo parlare nell'effettivo. Era X però. Sayaka e basta. Ok, per ora solo Sayaka. えっ Ok, dato che sei all'oscuro di tutto questo, forse dovremmo dirti che cosa sta succedendo. Tutti quanti hanno preso parti diverse della struttura per investigare, ma あのですね Byakuya e Taka sono andati per conto loro. E anche Kyoko. Taka? Ho spento... Cioè, ho speso un po' di tempo a cercare vicino al dormitorio e... 行きたまえ Ho fatto una scoperta del secolo. Ho scoperto che c'è esattamente una stanza per ogni persona. あ Beh, già, l'avevo scoperto prima di ogni altra cosa. うん Ogni porta ha il proprio nome al di sopra di essa, per cui le stanze sono già state assegnate. E ogni stanza ha la propria chiave, con il proprio keychain, col nome del... Cioè, di chi possiede la stanza. Questo conferma la mia teoria. それと Ciro ed io abbiamo trovato che tutte le nostre stanze... Cioè, abbiamo saputo che tutte le nostre stanze sono totalmente a prova di suono. あの Già, la stanza del tuo vicino può urlare e fa... Cioè no, il tuo vicino di stanza può urlare e fare tutto il casino che vuole, ma tu non sentiresti assolutamente nulla. Beh, ogni stanza ha anche il proprio bagno privato, che ha anche il suo lucchetto, えっと ma sembrerebbe che solamente i bagni delle ragazze abbiano un lucchetto. Mm? Ma quando avevo controllato la porta del mio bagno, sembrerebbe essere bloccata. Questo è strano. Forse dovrei dargli un'altra controllata dopo. Ok, quindi un sacco di stanze sono pronte per noi.
Per cui assumono il fatto che resteremo qui per un bel po' di tempo. 成長せよ Beh, meglio averne che non. Almeno non dovremo preoccuparci di sopravvivere come animali selvaggi. Questo è tutto quello che avevi da riportare, mister studente d'onore? いいか È tutto per il mio rapporto. Spostiamoci su quello di qualcun altro. Ok. ですね Ok, devo fare quello di Byakuya. Volevo provare a trovare qualche indizio su chi fosse il responsabile di chi ci ha imprigionati qui. Ma sfortunatamente non sono riuscito a fare alcuna scoperta. È al di fuori della mia portata. Davvero? Lo è? Se dovessi scoprire qualcosa, naturalmente ve lo direi, ma purtroppo questo giro non sono riuscito, quindi non lo farò. Capito? Cioè, giusto, capisco. Ok, vediamo se... ですね Ah, poi sembrerebbe che Leon, Hiro, Junko e Chiro si siano raggruppati. Siamo andati su e giù per la scuola, controllando 2 volte le finestre e i corridoi e le classi. Volevamo vedere se ci fosse qualche modo per togliere queste placche di metallo. E quello che è successo... Nulla. Nemmeno un qualcosa. Non siamo riusciti a toglierne nemmeno una. どうしよう Non c'era alcuna via di uscita da nessuna parte. Questa scuola è veramente stata tagliata fuori dal mondo esterno. やばいよ Fa veramente schifo. やばいやばいやばいやばい E veramente, siamo veramente messi male, 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 male. Che cosa cavolo dovremmo fare? おいおい Ehi, vedi calmarti. Mi stai rendendo nervoso. Ok, ですね va bene. Ina Sakuramondo e Celeste Toko Ifumi. Abbiamo pensato che forse avremmo potuto trovare qualche modo per comunicare all'esterno e così siamo usciti per cercare. Ma non abbiamo trovato nulla. Sorry. Cioè, scusa. No, in realtà non sono usciti per cercare perché sono bloccati dentro. Non so che cacchio ci fosse scritto. Era così? Sì. Era per comunicare. Per cui abbiamo cercato dappertutto ma non siamo riusciti a trovare nulla. Scusa. Ok, scusatemi. Ero un po' mezzo rimba. Siamo ritornati nella sala principale, pensando che forse avremmo potuto fare qualcosa per quel grande pezzo di metallo. Ma anche con Sakura e me non si è mosso di un centimetro. L'abbiamo colpito con tavoli, sedie, ma nulla. Era duro come metallo. そうですわね Beh, sì, è metallo. やれやれだぜ Comunque, se dovessimo riuscire ad uscire di qui, non credo ci riusciremmo da lì. Mi sento come se potessi piangere da un momento all'altro, però non posso. Devo mantenere la mia idratazione. ならば Allora sarò io a dirvi quello che è accaduto dopo, o successivamente. Non ha nulla a che fare con le comunicazioni col mondo esterno, ma... Comunque... dovremmo preoccuparcene. Sia nella scuola che nelle aree del dormitorio c'è ci sono delle scale che conducono al piano superiore. でも Ma ci sono dei cancelli che non riusciamo
ad aprire in alcun modo, per cui non abbiamo controllato. In altre parole, a questo punto possiamo cercare solo qui sul primo piano. されと Però possiamo assumere il fatto che potenzialmente ci sia qualcosa al di sopra del secondo. E in quel caso immagino che ci sia un modo per arrivarci. Ok. Vediamo cos'altro ci dicono. Celeste tocco i fumi. えーっ Se devo essere onesta, non posso dire che abbiamo fatto molto. Beh, non abbiamo fatto quasi nulla. Abbiamo speso l'intero nostro tempo a stare nella palestra. とそんな Onestamente non sono il tipo da correre in giro alla scuola per fare delle attività da detective. はどういうつもり E che cavolo stavi pensando? Rimanere lì a sederti in giro nella palestra per tutto il tempo? Beh, non che voi mi abbiate invitata. Nessuno di voi mi ha detto, ehi, vieni con noi. Vi biasimo per avermi lasciato fuori. È colpa vostra. 何よ Se volevi venire con qualcuno avresti dovuto dire qualcosa. Dimenticatene. Andare in giro con una stronzetta come te. Stronzetta? La tua mente è sottile come il tuo corpo. Mi viene... sto male solo a guardarti. ありえなくね Non so nemmeno come reagire. Come puoi dire qualcosa di così orribile a qualcuno che non hai nemmeno conosciuto? まあまあ E dai ragazzi, tutti quanti calmiamoci un attimino. Tutto questo stress fa male alle vostre pelli, lo sapete? Già, sembrerebbe come se voi due steste di nuovo combattendo fra di voi. Cioè, discutendo come sorelle. Non credo che sia quello che stia succedendo, Sayaka. あの Quindi cos'è quello che avete da dire? Immagino che sia l'ultima rimasta. Cosa hai da dirci, Sayaka? Ok. Andata nella dining hall. Ho trovato un frigo nel retro della cucina ed era stracolmo di roba. よかった Immagino che non dovremmo preoccuparci per il cibo per un po', almeno. けど Certo, però anche con tutto quel cibo, noi siamo in 15. Quanto durerà? Beh, puoi mangiare semi di sesamo o qualcosa del genere. Cosa credi che sia? Non credo che dovremmo preoccuparci riguardo adesso. Tutto il cibo viene, diciamo, rifornito automaticamente ogni giorno. えっと O almeno è quello che mi ha detto Monokuma. Lo hai visto? Sì, è uscito fuori dal nulla mentre stavo controllando il frigo e me l'ha detto. Poi è sparito di nuovo. È stato così veloce. Non riesco a credere che qualcuno riesca a muoverselo da controllo. それって È un'arma giocattolo che appare da in qualunque posto. Non riesco a dire se dovrebbe farmi paura o no. でも Però va tutto bene? Non ha provato tipo a mangiarti o qualcosa del genere? Mangiarla? Che cosa intendi con quello? Mangiarla tipo nel senso mangiarla in quel modo? Oh e dai tizio! Ma che cacchio dici? Ah i fumi, ma sei scemo? Ma qua siamo un canale con il blocco lì, eh. Non puoi dire queste cose. Ma sei scemo? Vedi di toglierti sti strani pensieri da ubriacone. 実際 Non credo che ci sia
Bel tipo di ubriacone. ちょっと Smettetela di cazzeggiare voi. Siete ancora addormentati o cosa? Stiamo prigionieri qui. Potremmo morire a ogni secondo. Ha ragione. Non è il momento di fare stupide battute. Dovremmo fare qualcosa o... Una voce all'improvviso interrompe Mondo. Ok. State spendendo un sacco di tempo a urlare e fare casino. ふん Pensate davvero di potervi permettere ciò? Ancora nessuno di voi ha accettato la realtà di questa situazione? というやつは Kyoko, dove cavolo eri? Abbiamo già iniziato il meeting senza di te. Non ha detto una parola. Invece ha lasciato un pezzo di carta sul tavolo. E questa cos'è? Vabbè, è la pianta della struttura, Makoto, anche tu. Per l'appunto. E già, è la mappa. E dove l'hai trovata? さあ Non importa dove l'ho trovata. Certo che importa. Ti stai facendo stranire in questo momento. そんなことよりさ Non importa? Che cosa significa? どうやら Guarda. La struttura in cui siamo adesso è precisamente fatta allo stesso modo dello Peak Academy. Quindi stai dicendo che questa è esattamente la Peak Academy? そうね In termini di costruzione, sì. Ma se devo vedere tutte queste cose, queste strane rinnovazioni, non credo. Rinnovazioni? でも Ancora non so tutti i dettagli. Tutto quello che ho trovato era riguardante al primo piano. えっと Ma allora è davvero l'Opspeak? Non siamo stati rapiti e portati in un altro posto. È così stupido. Non è possibile. Questo dovrebbe essere il futuro elite del paese. Per cui dovremmo imparare? でも Ma se questa è veramente la Opspeak, dove sono tutti gli altri studenti? Ehi ragazzi, forza. Smettiamole di parlarne. Siete così negativi. Ma non sei preoccupato? Le cose non si mettono bene. Preoccupato? Che motivo c'è di preoccuparsi? Voglio dire, è stato tutto pianificato, no? Le persone in carica dello Speak Academy devono essere tutte qui insieme, no? Amico, se dovessi essere stressato per un qualcosa di simile ogni volta che succede, sarei ormai diventato un ectoplasma e dovrebbe uscire dalla bocca. ダメ Le cose buone sono sempre quelle che aspettano per arrivare, no? Per cui rilassati, vedrai che tutto si risolverà. 何よ Perché stai ridendo? Cosa c'è di così divertente? Sono felice, ecco perché. Sembrerebbe che esserci divisi per l'investigazione sia stata una buona idea, dopo tutto. Ma stavi ascoltando? Guardare in giro è stata una totale perdita di tempo. Non abbiamo trovato una via d'uscita. Non abbiamo trovato chi c'è dietro a tutto questo. E ancora non abbiamo idea di cosa stia succedendo. No? Non ti è ancora chiaro che cosa sta succedendo? よろしいですか È perfettamente ovvio che siamo stati imprigionati in qualche posto segreto senza alcuna via di uscita. Nessuno di noi ebbe una risposta per quello. Non volevamo accettare la realtà, ma qualcuno di noi ci stava osservando in faccia. Non hai nulla da dire a riguardo? Io stavo pensando a non... Stavo proprio provando a non pensarci. Non c'è alcuna via d'uscita, siamo intrappolati qui.
E cosa dovremmo fare? Beh, è molto semplice. Se vuoi andartene, semplicemente dovrai uccidere. やめろって Non scherzare nemmeno. の Calmatevi tutti quanti, per favore. Dovremmo fermarci e pensare che cosa fare da qui in avanti. なんか Deve esserci qualcosa da fare. Tutto quello che possiamo fare è adattarci. Adattarci alle nostre vite qui d'ora in poi. それって Vivere qui. Stai dicendo che dovremmo accettarlo? お分かりですか Una mancanza di adattabilità e una mancanza di sopravvivenza. La sopravvivenza non si basa su chi è il più forte o chi è il più intelligente. Arriva a chi è in grado di adattarsi. 実は Come qualcuno che ne è uscito più di una volta, avrei un consiglio o un suggerimento. Che cosa intendi dire? うん Tutti noi capiamo che siamo intrappolati qui. Questo significa che dovremmo spenderci la notte. Ma comunque vi ricordo della regola riguardo alle ore notturne. Le ore notturne iniziano dalle 22 fino alle 7 del mattino. Alcune aree sono off limits durante la notte, per cui fate attenzione. Dormire al di fuori del proprio dormitorio verrà visto come dormire in classe, per cui verrete puniti se lo farete. えーっ Quindi riguardo a queste ore notturne, penso che dovremmo aggiungere una nostra regola. Che cosa intendi? Andare al di fuori delle ore, in giro al di fuori delle ore notturne è strettamente proibito. Le regole scolastiche non ci dicono che non possiamo farlo, ma dovremmo renderlo ufficiale. は Ma perché? あよろしいですか Per come sono messe le cose adesso, ogni volta che dovrebbe arrivare una notte, tutti quanti inizieranno a preoccuparsi ed essere ansiosi. ひょっとすると Se tutti quanti dovessero essere spaventati che qualcuno... Cioè, tutti quanti saranno spaventati che qualcuno potrebbe provare ad ucciderli. Che cosa? Se... Aspettate, Che sono in live da in realtà quasi 3 ore e mezza, quindi... Ad una certa... Vabbè, che anche all'inizio era difficile, che non riuscivo a tradurre, però... Inizio a stancarmi un po'. Se avessimo... Cioè, se dovessimo preoccuparcene notte dopo notte, chissà per quanto durerebbe. E continueremo a portarcelo dietro per chissà quanto tempo. なるほど Quindi stai suggerendo di limitare le nostre attività la notte e di utilizzarla come misura preventiva. ええ Comunque, invece delle altre regole, nessuno può forzarvi di farlo. Per cui potete tranquillamente non essere d'accordo nel seguirla. 仕方ないっしょ Capisco quello che vuoi dire, però non credo di poter, come posso dire, accettare questa regola. E come ha detto la Got Lolita, senza di essa ci autodistruggeremmo. 行きたまえ A nome di tutti gli uomini qui, io accetto. は Ehi, chi ti ha dato il permesso di parlare per tutti noi? いいですわね Quindi tutti quanti siete d'accordo? Perfetto. E ora vogliate scusarmi? Ah? Dove stai andando? えーっと È quasi notte, per cui vorrei farmi una doccia prima che arrivi. ごき Per げんよう cui, addio. Muovendosi con pura eleganza, Celeste lascia la sala da pranzo.
Il suo comportamento è sembrato così naturale. Per cui immagino che nessuno abbia provato a fermarla. Cioè, nessuno provi a fermarla. Immagino sia molto ovvio che... Da dove dovremmo andare... cosa dovremmo fare adesso? Dovremmo spendere la notte, sembrerebbe. Adattabilità. Quindi... Signor Preside... Che cosa? Una persona manca? Chairman tipo in realtà capo forse più che preside, perché preside è headmaster. Beh, che ne dite se per oggi concludiamo il meeting? Come ha detto è quasi ora della notte, per cui ci conviene recuperare le energie e incontrarci domattina. Davvero dobbiamo passare la notte qui? Non che abbiamo altra scelta. Non possiamo restare a lungo senza dormire. Quindi semplicemente dobbiamo arrenderci. Per me va tutto bene per today, ma che cioè per oggi, ma che cosa faremo domani? やはり La nostra unica opzione è quella di dividerci e cercare ancora. E faremo sapere a tutti quanti quello che avremo trovato. Sì, d'accordo, faremo così. Quindi abbiamo finito per oggi? Bene, sono esausta. Con grandi movimenti, tutti quanti sono usciti, cioè sono tornati nelle loro stanze private. Makoto, anche tu stai per andare a dormire? Sì, andiamo. Abbiamo finito il primo giorno, ragazzi. Wow, che primo giorno. È davvero possibile rimanere qui per il prossimo futuro? Oh già, dovrei controllare il bagno ancora una volta prima di andare a dormire. Solo i bagni delle ragazze dovrebbero avere il lucchetto su di essi, giusto? Mhm. D'accordo, apriamo la porta. Niente, è bloccata. Sbagliato, non è bloccata. Porca merda. È uscito Makoto, scusate. Cavolo, quando dici che è un'esagerazione esagerata, cioè una reazione esagerata, sembrerebbe quasi che tu abbia visto un fantasma. Qualcosa come una specie di orso robot fantasma. Che cosa ci fai qui? Makoto Naegi. Questo è super duper cattivo. Così cattivo che è quasi magico. Ultra magico. Wow, full attack. Infatti, ti ricordo che il bagno della tua stanza ha... Cioè, volevo solo avvisarti che il bagno della tua stanza ha un problema con la maniglia. Aspetta, quindi la ragione per cui non si apre è perché non è perché è bloccato, ma perché la porta non riesce ad aprirsi? Non l'hai notato? Che cosa non riesci a leggere? I bagni dei ragazzi non hanno il lucchetto. Questo significa che un lucchetto in un bagno dei ragazzi è parecchio inutile, non trovi? Non che non sia inutile, immagino, perché... Oh mio Dio. Non te lo farò questo gioco di parole. Però teniamo a mente questa cosa, ragazzi. Comunque c'è un piccolo trucchetto per aprire questa porta. E sono qui proprio per insegnartelo. Ok, basta semplicemente che giri la maniglia, la alzi e la tiri. Ok, provaci. Ok, gira la porta. Sollevala mentre la tiri. Ok.
Quando l'ho fatto la porta si è aperta senza alcun problema. Visto? Si è aperta subito. Incredibile, non è vero? La tua porta è l'unica che non funziona correttamente. Dovresti essere l'Ultimate Lucky Student, non è vero? Ma sembrerebbe che tu non sia affatto fortunato. Comunque, all'improvviso mi sento come se non volessi più essere qui. Per cui, ciao ciao. Ehi, aspetta! Dannazione. Sta per arrivare il nighttime announcement. Eh già. Sono le 10 della sera. E iniziano le ore notturne. Per cui è proibito l'accesso dappertutto. Adesso sembrerebbe che sia arrivato l'ora di andare a dormire. No, ho skippato il dialogo, merda. Non volevo. Sembrerebbe che sia arrivata l'ora delle ore notturne. Abbiamo promesso di non lasciare le nostre stanze adesso. Tutto quello che posso fare ora è riposarmi un po'. Quando ancora stavo parlando tra me e me, sono collassato sul letto. I miei occhi si chiusero quasi immediatamente. Non è che non ero pronto per andare a dormire esattamente. Ero semplicemente esausto. Avevo speso un intero giorno a... Cioè, era come se avessi speso un intero giorno a guardare la TV guardando film. O era una sorta di illusione in cui mi aveva trasportato in un mondo fantastico. Già, sembrerebbe qualcosa di simile. Beh, non c'è alcuna modo per accettare questa situazione da un momento all'altro. Per cui, così si chiuse il mio primo giorno alla Hopspeak Academy. Da lì a poco mi addormentai. Sarebbe stato troppo sperare che non appena mi sarei svegliato. Dai, riprenditi, please. Please, riprenditi. Mi sentite, ragazzi? Spero di sì. Ok. In ogni scuola normale Mr. Monokuma sarebbe stato un gentile insegnante, ma quando penso a quello che sta per accadere sono pieno di orgoglio e gioia. La nostra cerimonia di oggi è stata assolutamente splendida. Vi ringrazio tutti quanti. Ricordatevi che voi siete tutti studenti della Hopspeak Academy, per cui tenetevi stretti i vostri ideali. Vi giuro che li manderò in vacca in un prossimo domani. Perfetto, Monokuma. Gentilissimo. Dato che è la seconda volta che crasha la live, come si sveglia Makoto, direi salviamo e stacchiamo. Ok. Grazie. Apparentemente è mattina, però grazie alla totale mancanza di finestre non c'è dato per saperlo. E adesso che cosa dovrei fare? Forse dovrei andare a cercare Sayaka e vedere che cosa potremmo fare da qui in avanti. Ha detto che ora sarà la mia assistente. Ok, è deciso. Andrò
verso la sua stanza. Pieno di determinazione. Lasciai la mia stanza. No, non te ne andare! Ok. Wait, Makoto. Tu non hai capito una cosa. Noi ci fermiamo qua, caro Makoto, per oggi. Andremo avanti settimana prossima. Ho salvato? Sono le 18:25? Perché dice che le 18:25? Non è vero. Non sono le 18:25 mai nella vita, sono le 18:07. Però proviamo a fare un altro salvataggio per vedere se è giusto. Chi sa mai. Ok, sì, era giusto. Ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti qua con me. Sinceramente non ho idea di quante persone siamo, ma secondo me siamo in pochini, per cui oggi non raderò nessuno. Spero che questo inizio di serie, anche se è stato un po' più difficilotto oggi, perché a quanto pare non sono incapace a tradurre, ero un po' rimbambito, vi sia piaciuto. Continueremo prossima settimana, ma sappiate che ci saranno minimo 2 episodi, 2 live a settimana di Danganronpa d'ora in poi, perché dato che voglio portare tutti e 3 i giochi, per cui spero vogliate essere presenti in questa serie qui con me. Detto questo, io vi auguro una buona serata o una buona giornata, dipende da quello che farete d'ora in poi. E non là, ci si becca poi settimana prossima con Danganronpa, oppure domani con la Nuzlocke Randomizer insieme a Shop. Buona serata a tutti.